Putam Patra Surupam Rupam Tasakata Muripurim Maturim Goswati Radha Kundal Magirivaram Ahoradika Marvasam Mrapto Yasapatita Kripaya Shri Guru Pranatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Itaraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Padvyastami Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Smaraha Sumurli Manada Radhikarasikama Kripanade Supriyachana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavida Jivikyaya Devitam Nayam Sharantikam. First of all, for my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supreme worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtodara Sutasri, Rupanuga Acharyavarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore come petali di fiore migliaia e migliaia di volte ai piedi di loto del mio maestro spirituale, il mio supremamente degno di adorazione l'infinita Prayojan Om Vishnupada Sudara Sudashri, Rupanuga Acharyavarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Poi offriamo omaggi al guru del mio guru, al suo guru e a tutta la nostra Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Infine offro il mio omaggio a tutti i devoti e le devote qui presenti. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we are assembled for the first Harikatha of this new ashram, Sri Chaitanya Academy, Venice.
Gauranga ci siamo riuniti qua insieme per questo primo giorno di festival nella Chaitanya Academy di Venezia. So it's necessary to discuss what is the purpose of the Chaitanya Academy. Quindi è necessario discutere qual è lo scopo di una Chaitanya Academy. This is not a place for collecting money. Questo non è un luogo per raccogliere soldi. This is not a place for very comfortable eating and sleeping. E non è neanche un posto dove andare per mangiare bene e dormire bene. The purpose of this place is Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. To fulfill the innermost heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Manobishtam. Ma lo scopo di questo luogo è quello di realizzare il desiderio del cuore più intimo di Chaitanya Mahaprabhu, il suo Manobhishta. The Advaya Gyan Paratattva, the supreme absolute truth, is Krishna Surupa Vicha Suno Sanatan Advaya Gyana Tattva Braje Brajendra Nandan. See Krishna himself eternally performing his pastimes as the son of Nanda Maharaj in Braj. That is the supreme truth. La verità assoluta non duale cos'è? È Shri Krishna stesso che esegue i suoi passatempi a Vraja, a Vrindavana, il figlio di Nanda Maharaj. That's Sri Krishna. He became very greedy to know what is the greatness of the love of Radhika. What is the sweetness in him that only she tastes by the strength of her love, and what is the happiness she feels in the serving Sri Krishna. E Shri Krishna, lui aveva questo desiderio così intenso e bramoso di scoprire qual era la grandezza dell'amore di Radha per lui, e anche voleva sapere qual è la bellezza di Krishna che soltanto Radha riesce a fare esperienza, quella sua dolcezza che solo Radha fa esperienza, e voleva sapere qual è la felicità che prova Radha nell'amarlo così tanto. Being very greedy to know this, Sri Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. E siccome Krishna era molto bramoso di scoprire, di realizzare questi suoi tre desideri, lui apparve come Chaitanya Mahaprabhu. And incidentally, he has distributed the Krishna Prem everywhere through the chanting of the holy names. E nel fare questo, solo incidentalmente, per la sua misericordia, ha distribuito il canto del puro santo nome ovunque in questa terra. Apani karimu bhakta bhava yangikai, apani achari bhakti shikamu sabari. Krishna thought, I will appear in the mood of my own devotee, and I will make the whole world dance, relishing the nectarian mellows of love for Krishna. Perché Krishna pensò, io apparirò con il sentimento di un mio devoto, in questo modo con il suo esempio insegna a tutti quanti come cantare il nome di Krishna con amore e assaporare gli stati d'animo trascendentali. I will teach everyone the path of bhakti by my own example. Quindi lui dice, io insegnerò a tutti il cammino della bhakti attraverso il proprio esempio. Sankirtana pravataimu. I will spread the Harinam Sankirtan. E io diffonderò la Harinam Sankirtan, il canto del nome di Krishna. And Charibhava Bhakti Diya Nacheo Bhuvan. I will make the whole world dance. E in questo modo farò danzare il mondo intero. Relishing Dasya Sakya Vatsalya and Madhurya. E in che modo loro danzeranno assaporando il Sakya, Vatsalya e Madhurya, l'amicizia, il Seva, l'amicizia e l'amore parentale, l'amore romantico per Krishna. But especially Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to distribute Radha Dasyam, the service of Srimati Radhika in Madhurya Rasa. Però specialmente ciò che Chaitanya Mahaprabhu è venuto per distribuire è Radha Dasyam, ovvero il sentimento di essere servitrici di Srimati Radharani. Yuga Dharma Pravataimu Nama Sankirtan Chari Bhava Bhaktidiya Nachamu Bhavan. So these are the reasons why Mahaprabhu has appeared. Quindi queste sono le ragioni per cui Chaitanya Mahaprabhu è apparso. So this place is solely, exclusively, not partially, not mixed with anything else,
but exclusively meant for the fulfillment of the desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi questo luogo è esclusivamente volto a soddisfare questo desiderio di Chaitanya Mahaprabhu e non deve essere rivolto a nessun altro desiderio mescolato con quello. It is not easy to understand the Manobhishta, the innermost heart's desire of Sri Chaitanya. Però non è facile comprendere il Manobhishta, il desiderio più profondo del cuore di Chaitanya Mahaprabhu. It cannot be understood by our own strength or the merit of our own intelligence. Non può essere compreso grazie alla propria forza o grazie al merito della propria intelligenza, That is Arohapanta, the method of self-elevation. perché quello sarebbe Arohapanta, ovvero un metodo di autoelevazione. The transcendental reality is only understood by Avarohapanta, the descending method of hearing. Però la realizzazione trascendentale può essere ottenuta soltanto da una persona che sceglie un cammino discendente, ovvero che la realtà si rivela a noi attraverso l'ascolto e non un cammino ascendente di By hearing autoelevazione. Shabda Brahma, transcendental sound from the lips of a pure Vaishnava, then the real Diksha takes place. That is the Karna Bhed Sanskar, the ear-piercing ceremony. La vera Diksha, la vera iniziazione ha luogo soltanto ascoltando dalle labbra di una persona santa e affidandosi a lui, e questo si chiama Karana Bhed Samskar, ovvero che questo suono trascendentale della persona santa buca l'orecchio materiale. In Vedic culture, when a girl is small, she has the Karna Bhed Sanskar, ear-piercing ceremony. But Diksha or initiation is the real Karna Bhed Sanskar, where the material covering of the ear is pierced and one has the experience of Shabda Brahma, transcendental sound. Una bambina c'è un'età in cui ha questo rituale in cui viene bucato il lobo dell'orecchio, però il vero rituale di bucare l'orecchio è quando si ascolta dalle labbra di una persona santa e ci si affida completamente, e quindi si fa il processo di Diksha, dell'iniziazione. Then a person can experience that the name of Krishna and Krishna himself, they are not two things. The name Krishna and Krishna are one Swarup. Perché quando il suono del nome di Krishna buca l'orecchio materiale, a quel punto una persona si può rendere conto che il vero nome di Krishna non è un nome materiale, ma non è differente dalla forma stessa di Krishna. Nama Vigra Swarup, Tin Ek Rup. The name of Krishna, the deity of Krishna, and Krishna's own form in Goloka Vrindavan, they are one. Sapete che il nome di Krishna, la divinità sull'altare, e Krishna che gioca i suoi passatempi eternamente a Vrindavana sono una cosa sola, non sono tre ma sono una cosa sola. So because Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared to teach the path of bhakti by his own example, then his transformation after Karna Bhed Sanskar, receiving Diksha from Srila Ishvara Puripad in Gaya, this transformation has been shown in his pastimes, and it's described in Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, first chapter. Siccome Chaitanya Mahaprabhu è disceso qui anche per mostrare con il proprio esempio come dobbiamo seguire il cammino della Bhakti, lui stesso ha preso Diksha e viene mostrato al mondo intero quale fu la sua trasformazione quando si affidò a un maestro spirituale. E questo è descritto nella Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, scusate. Madhya Lila, chapter 1. Madhya Lila, capitolo 1. So Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, whose 150th anniversary we are celebrating in the upcoming year, he has also given Gaudiya Bhasya, very beautiful commentary on Sri Chaitanya Bhagavat. E sapete che il nostro Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, lui ha dato un bellissimo Gaudiya Bhasya, un commentario sul Chaitanya Bhagavat. And it was the tradition in those days, if anyone would newly come to the mutt, then it will be told the first thing you should read is the Chaitanya Bhagavat with the Prabhupada's Gaudiya Bhasya commentary. E al tempo, quando un devoto entrava nel tempio, la prima cosa che gli si diceva è che devi leggere questo commentario del Chaitanya Bhagavat scritto da Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, chiamato Gaudiya Bhasya. Because by this one will gradually become acquainted with the biography, the life history of Chaitanya Mahaprabhu. Perché leggendo questo una persona gradualmente inizia a prendere confidenza con la storia della vita personale di Chaitanya Mahaprabhu. And within the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, there are many teachings. E all'interno dei passatempi di Chaitanya Mahaprabhu ci sono molti insegnamenti. If you speak about a teaching in a theoretical way,
just in an abstract or metaphysical or philosophical way, it will not touch the heart. Se tu parli di un insegnamento solo in maniera teorica, astratta o metafisica, non toccherà molto il tuo cuore. But if the same teaching is given with the example of the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then Gaurangera Madhur Lila Jarakane Prabhashila Hridaya Nirmala Beluta Hridaya Nirmala Beluta. If the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu will enter into the ear of anyone, then their heart will become completely purified. Però se invece che solo in modo filosofico una persona vede questi insegnamenti all'interno della vita di Chaitanya Mahaprabhu, allora questa persona, tutta la contaminazione dal suo cuore completamente se ne andrà. In the Chaitanya Bhagavata, also we'll see many interactions between Vaishnavas. Vediamo che nel Chaitanya Bhagavat c'è anche un'altra cosa importante, ovvero molte interazioni tra i Vaishnava. And from this one learns how to behave and interact in Vaishnava society. E questo è molto importante perché leggendo questo una persona impara come bisogna interagire con gli altri devoti e come bisogna comportarsi all'interno della società dei devoti, dei Vaishnava. This is more than philosophy, essential to survive on the path of spiritual life. E questo è molto più che essenziale per sopravvivere nel cammino della vita spirituale. Because if one will learn to follow the example of Mahaprabhu and his associates, how they're respectful to each other, respectful to seniors, how they're very humble and tolerant in their dealings, then a person can very easily progress. Perché se una persona leggerà di con quanto rispetto e onore si comportavano tra di loro i Vaishnava di Chaitanya Mahaprabhu, quanto rispetto c'era tra loro sia per quelli maggiori, sia quanta umiltà e tolleranza c'era nel comportarsi con gli altri, che a quel punto una persona, se seguirà il loro esempio, non farà mai delle offese. Otherwise, even a very learned person, a very scholarly person, a very talented person, they cannot survive on the path of bhakti because they will commit Vaishnava pride left and right, and then they will be crushed by the material energy. Perché persino una persona che conosce bene le scritture, che ha una buona They'll be pratica, overwhelmed by worldly desires and taken away from the path of bhakti. persino una persona che ha molto talento, se lui farà delle offese a dei devoti, lui cadrà miseramente nella sua vita spirituale e si ritroverà assalito da così tanti desideri materiali e dovrà abbandonare il cammino della bhakti, della devozione. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's example is the very highest and extreme example of the transformation of love that takes place after initiation. Quindi l'esempio di Chaitanya Mahaprabhu è l'esempio più alto della trasformazione di amore che prende luogo dopo l'iniziazione. So it is described here in the beginning of the Madhya Kanda. Che viene descritto qui all'inizio del Madhya Kanda. So we'll begin, verse 1. Quindi inizieremo dal verso 1. Ajanulambitabajo kanakavadato Sankirtanai kapitaro kamalaya taksho Vishvambaro jijabaro yukadharma palo Vande jagatpriyakaro karunavataro. When you have the darshan of Sri Sri Gauranitai, then you should give pranam and then glorify them with this verse. Quando una persona dà gli omaggi a Sri Sri Gauranitai dovrebbe inchinarsi a terra e recitare questo verso per loro. Oh, Ajanu Lambita Bhujo. They have very long arms, reaching down even to their knees. Loro due hanno delle bellissime braccia lunghe che arrivano giù fino alle loro ginocchia. To catch you if you're running away. Hanno le braccia così lunghe per acchiappare te se tu cerchi di scappare. And then embrace you. E poi per abbracciarti. It shows they have the being Supreme Personality of Godhead. They have all the characteristics of a Mahapurush. Siccome loro sono la personalità stessa Or rather, the suprema, Mahapurushas have the similar characteristics to them. Can say. loro hanno tutte le caratteristiche di un Mahapurush, di una persona liberata, però in realtà non è così, sono le persone liberate che hanno le loro caratteristiche. Kanakavadato, their complexions are shining like gold.
La loro carnagione brilla come oro. Sankirtanai Kapitaro, Sishi Gornitai, they are the fathers of the Sankirtan movement. Shri Shri Goranidai, loro sono i padri del movimento del Sankirtan, del canto del Santo Nome. If a father has a small child, Se un padre ha un piccolo bimbo and you come to the child and you help the child, you serve the child, you honor that child, then automatically the father will give mercy to you. e se tu fai del bene a questo bambino, gli fai da mangiare, ti prendi cura di lui e lo fai divertire, a quel punto il suo padre automaticamente ti vorrà bene. So Sishi Gornitai, they are the fathers of Sankirtan movement. If you serve the Sankirtan movement, then automatically they'll be very merciful to us. Quindi i Sri Sri Goranidai, loro sono i padri del movimento del Sankirtan, del canto del Santo Nome, quindi se noi serviamo il canto del Santo Nome automaticamente saranno felici con noi Sri Sri Goranidai. Kamalaya Taksho, they have beautiful lotus eyes reaching around to their ears. E loro due hanno dei bellissimi occhi di loto che arrivano fino alle loro orecchie. Vishvambarao, these two brothers, they are the nourishers and maintainers of the universe, not only ontologically, but also they nourish the whole universe by distributing Krishna Prem. E Chaitanya Mahaprabhu e suo fratello Nityananda non sono soltanto il rifugio dell'esistenza intera dal punto di vista metafisico, ma loro nutrono l'intera esistenza anche distribuendo questo amore spirituale, ci nutrono. Dvijabaro means they are the best among the Brahmanas, the Dvijas, twice born. Dvijabaro significa che loro sono i migliori tra i Brahmana, ovvero tra coloro che sono nati due volte perché hanno ricevuto This is l'iniziazione. very important to understand, Questo è molto importante da comprendere, because perhaps you know that Lord Ramachandra, he is Maryada Purushottam, his pastimes, his Purushottam, the Supreme Lord, whose pastimes establish Maryada, the limits of human behavior and the proper social and religious etiquette to follow in life. Sapete che il Signore Ramachandra, lui è Maryada Purushottam, ovvero significa che lui imposta Maryada, ovvero i confini del comportamento civile umano e dei rapporti con il prossimo e della morale in questo mondo. Once I was giving a speech on the appearance day of Lord Ramachandra, Un giorno io stavo facendo un discorso nel giorno dell'apparizione del Signore Rama and I said, what is the essence of Lord Ram's Leela? e io dissi qual è l'essenza del passatempo di Rama? The essence is Prem, love. L'essenza è prema, l'amore. Why? Perché? It is out of love that Lord Ramachandra, he followed the instruction of his father to go to the forest. Perché è soltanto per amore che il Signore Ramachandra seguì l'istruzione del padre di andare nella foresta. It caused the whole world to weep. Questa decisione ha fatto piangere il mondo intero. So he knew, if I don't do this pastime of separation, how will all the people of the world hear my pastimes and weep? E lui So it sapeva, was out of love and for mercy to everyone. che tutte le persone avrebbero sentito la sua mancanza, avrebbero pianto per lui e quindi lui se n'è andato solo per il loro bene, per permettergli di provare questo amore in separazione per lui e di pensare a lui. He went to the forest because Kaikeyi took a benediction from the Dasrath Maharaj. Oh, you owe me 2 benedictions, so I want the benediction that you will send your son Ram to the forest and my son Bharat will sit on the throne. Rama andò nella foresta perché per difendere l'onore del padre che aveva promesso 2 benedizioni alla sua seconda moglie Kaikeyi, e quindi quando lei gli chiese la benedizione di mandare suo figlio in esilio nella foresta, Ramachandra subito se ne andò. So being the cause of the banishment of Sitaram and Lakshman to the forest, for millions of years all the world criticized Kaikeyi. Oh, she's a terrible witch. Quindi tutte le persone pensavano che la causa del fatto che Rama se n'è andato assieme a Sita e Lakshman era il fatto che Kaikeyi chiese questa benedizione, quindi tutti la odiarono per milioni di anni. Bharat is the son of Kaikeyi and he rejected. From today I will never use this word mother towards you, and he rejected his mother Kaikeyi.
E per questo motivo che lei aveva chiesto di mandare Rama nella foresta, Bharat, che era il figlio di Kaikei, disse a Kaikei: io non userò mai più la parola madre verso di te perché hai cacciato mio fratello Why? Rama nella foresta. He rejected Kaikei out of love for Lord Rama. E perché Bharat rigettò sua madre Kaikei? Lo fece per amore verso Rama. But when Lord Ram was a little boy, he said to Kaikei, in the future, I will perform a pastime of going to the forest. So you should ask this benediction that I should be banished. Però la verità... So actually Kaikei has requested for this benediction out of love for Lord Ram, but she did not tell anyone. So how great is her love that the whole universe, even till today, they're still criticizing her. But still she did it only out of love for Lord Ram, to fulfill his request. Però in realtà il signore Rama, quando era ancora un bambino, disse, era da solo con Kaikei e disse: oh Kaikei, io quando crescerò dovrò andare in esilio nella foresta, quindi sarai tu che dovrai chiedere a mio padre di mandarmi in esilio nella foresta. Quindi quanto in realtà l'amore di Kaikei è così grande che nonostante tutti sapeva che tutti l'avrebbero criticata per questo, però lei comunque lo fece, mettendo in repentaglio la propria reputazione soltanto perché era una richiesta di Rama e lei lo amava. Oh, this is why in the end when Lord Ramachandra returned to Ayodhya, he told Bharat, give pranam to your mother and say mother. E per questo Rama, quando tornò ad Ayodhya, disse a Bharat: Bharat, torna da tua madre Kaikei, inchinati a lei e chiamala mamma. So, in this pastime, even though there is so much argument and trouble, even between the personalities, but why? All because of love for Lord Ramachandra. Quindi in questa storia del Ramayana, anche se ci sono tanti problemi e tanti litigi tra i personaggi, tutto questo è mosso soltanto da una cosa: l'amore per Rama. So after I gave this katha, then another person, one senior Vaishnava, said, actually, the Mahaprabhu is a Prem Purushottam. The Lord Ramachandra's Leela is about Maryada. He's Maryada Purushottam. E dopo che ho dato il mio discorso venne un devoto più anziano e lui disse: no, in realtà Chaitanya Mahaprabhu lui è Prema Purushottam, invece Ramachandra è Maryada Purushottam. And corrected me. E quindi mi ha corretto che l'essenza del passatempo di Rama non è Maryada, ovvero non è l'amore, ma è Maryada, il comportamento morale. But actually he was wrong. Però in realtà lui si sbagliava. The pastimes of the Lord are about prem, they're about love. Only the love which is expressed in Ram Leela stays within the boundary of Maryada and will not overflow it. It's about love, but it stays within Maryada. Because only following Maryada is nothing. What is the use of following Maryada if you have no love? Understand? Perché in realtà tutti i passatempi di ogni forma del Signore, di ogni aspetto del Signore è sempre legato solo all'amore. Però siccome l'amore dei passatempi del Signore Rama si esprime soltanto all'interno dei limiti dell'etica, ma non oltrepasserà quei limiti, allora si dice che lui è Maryada Purushottam, solo per quel motivo lì. Only the mechanical observance of rules and regulations will not cause the appearance of transcendental love in the heart. E questa è una cosa molto importante perché l'etica di per sé è inutile. A cosa serve seguire tutti i comportamenti morali, etici e giusti se non si ha amore per Dio? Quindi eseguire in modo meccanico le regole non ti porterà da nessuna parte. Bhaktya sanjatya bhaktya. Bhakti, only bhakti is the cause of bhakti. Perché soltanto l'amore stesso può essere la causa dell'amore, nessun'altra cosa può essere la causa dell'amore. So if we can serve and please the heart of a person who has bhakti, then the bhakti in their heart will flow down like a river and overflood our heart also. Quindi l'essenza è che se noi seguiremo una persona santa e daremo piacere a lui con le nostre azioni, le nostre parole, il nostro cuore, a quel punto questa bhakti, questo amore da quella persona santa verrà a noi come la sua misericordia. So Lord Ramachandra is Maryada Purushottama. His pastimes are about love, but they stay within the boundaries of the rules of society. But Sri Krishna is Leela Purushottam. He breaks all the boundaries of behavior, impelled by intense prema.
Quindi il Signore Rama, tutti i suoi passatempi sono basati sull'amore, però questo amore si esprime sempre all'interno dei confini del comportamento etico e delle regole della società. Invece Krishna, lui è Lila Purushottam, lui prende le regole della società e il confine etico e come un pallone gli tira un calcio e lo manda lontano, perché il suo amore va ancora oltre questo. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is Prema Purushottam. Chaitanya Mahaprabhu, lui è Prema Purushottam. He is the Supreme Lord his pastime is tasting the love for Krishna. Is Krishna having the pastime of tasting Prem for himself and distributing Prem to everyone. E perché si chiama così? Perché adesso, nonostante lui è Krishna stesso, lui è Prema Purushottam perché fa esperienza dell'amore per Krishna, quindi è Krishna però come un devoto. So here he said Dvijabaro Sishi Gornitaya best among Brahmanas. That means that they don't engage in any adharmic activities. They don't transgress dharma in the way we see that Krishna has done in Krishna Lila, but they always observe the rules of dharma. E Shri Shri Goranitai, loro sono i migliori dei Brahmini, in questo verso si dice perché loro non trasgrediscono mai le regole del Dharma, della morale, quindi non fanno come fece Krishna, ma loro sempre assaporano il prema all'interno dei limiti del comportamento brahminico. You can see that although Nityananda Prabhu is Avadut, so he's beyond the regulations of society, but he does not do any adharma. Quindi voi potete vedere che nonostante Nityananda Prabhu sia avaduta, ovvero che lui trasgredisce tutte le regole della società e si comporta in modo spontaneo, però non va mai contro il Dharma, contro i principi morali religiosi, non fa nulla di peccaminoso. When the Dari Sannyasi told Shishi Gornitai, oh, would you like some Ananda? Nimai was saying, what does he mean, Ananda, Ananda? Nitai said, I think he means alcohol. Then the two of them, they got up and they quickly washed their hands and then they jumped in the Ganges with their clothes on to escape from that person. Sapete che quando c'era il Dari Sannyasi, questo finto Sannyasi che offrì a Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda bollette dell'Ananda, e c'era Nimai che dava le gomitate a Nityananda e diceva cosa significa Ananda, cosa ci sta offrendo? E Nityananda dice penso che sia dell'alcol. Loro subito si alzarono in piedi, si andarono a lavare le mani, a lavarsi nel Gange e se ne andarono immediatamente da lì. So, devotees should follow the example of Shishi Gornitai. Don't take any intoxications or break any dharma. Quindi i devoti devono seguire l'esempio di Shri Shri Goranitai, non prendere nessuna intossicazione e non rompere mai le regole della moralità, del Dharma. Dvijabaro means that the idea that Sri Chaitanya Mahaprabhu is dancing and singing with the young girls in Navadvip, which is the idea of the Gauranga Nagaris. It's impossible. It has been completely, that conception has been completely crushed by the words Dvijabaro, because a Brahmin cannot behave in this way. E queste due parole Dvijabaro, che loro sono i migliori dei Brahmini, già di per sé sono una completa confutazione dell'idea che ci sia, che Chaitanya Mahaprabhu lui fa i kirtan con le ragazze giovani di Navadvip, fa relazioni romantiche con loro, no, è impossibile perché lui si comporta come un Brahmino e questo verso ne è la prova. Yuga Dharma Palo, they are the protectors of the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan. E loro sono i protettori dello Yuga Dharma, ovvero l'Harinam Sankirtan, il canto del santo nome. Jagat Priyakaro, they give benedictions to everyone in the world, the whole universe. Loro danno benedizioni a ognuno nell'universo. Karuna Avataro, they are the avatar, the descents of Karuna, mercy. E loro due sono gli avatara, la personificazione stessa che discende di cosa? Della misericordia personificata. The difference between Krishna Lila and Gaura Lila is this. In Krishna Lila, Krishna's the Kripa Shakti, his mercy potency is under the control of Icha Shakti, his desire. But in Gaura Lila, his Icha Shakti is under the control of his Kripa Shakti, and the Kripa Shakti is independent to go everywhere.
without discrimination. La differenza tra il passatempo di Krishna e il passatempo di Chaitanya Mahaprabhu è che nel passatempo di Krishna, la sua misericordia è sotto il controllo ovvero la sua Kripa Shakti, la sua misericordia è sotto il controllo della sua Icha Shakti, ovvero del suo volere. Invece quando Krishna si manifesta come Chaitanya Mahaprabhu, adesso non è più la sua misericordia che è sotto il controllo del suo volere, ma è il suo volere che è completamente sotto il controllo del proprio sentimento di compassione, che quindi diventa illimitato. So Vrindavan Das Thakur is saying, Jaya Jaya Vishwambara, Jaya 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 Vishwambara Dvijaraj, Vishwambara Priya Vaishnava Samaj. All glories to the king of the Brahmanas, Vishwambara, and also to those who are dear to him, Vaishnav Samaj, the Vaishnav society. Tutte le glorie a Vishwambar, al Signore dei Signori Chaitanya Mahaprabhu e a Vishwaraj, ovvero tutta la cerchia dei Vaishnava, dei devoti molto cari a lui. Vaishnav Samaj means the Vaishnav society. That means that the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu are not limited only to the group of Paramahamsa Virakta Goswamis. In other words, those who have left everything and who are staying alone in the forest of Vrindavan. But there is a Vaishnav Samaj, whole society of the followers of Gauranga Mahaprabhu, and therefore this word Gauranga Samaj indicates the Daiva Varnashram Dharma, where there are brahmacharis, grihastas, vanaprasthas and sannyasis, and persons engaged in their various occupations, but all these things are performed in a way which is favorable for Krishna Bhakti. Then it can be called the Vaishnav Samaj. E quindi in questo verso dice tutte le glorie a Vaishnav Samaj, ovvero a tutto il gruppo dei devoti di Chaitanya Mahaprabhu, e questo implica che quindi c'è una vera e propria società di devoti di Chaitanya Mahaprabhu, e che quindi sia brahmachari, sia grihasta, sia varnaprastha, sia sannyasi, ognuno nel ruolo che gli spetta può vivere una vita che è completamente favorevole allo sviluppo di Krishna Prema. Jaya Jaya Nityanandir Bandhav Dana Pran, Jaya Gadadhara Dvaita Pranadham. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the friend, Bandhava, the Dhan, the treasure, and the Pran, the life air of Nityananda Prabhu. Tutte le glorie a Chaitanya Mahaprabhu, che lui è il prana, è la vita stessa di Nityananda. And he himself is Prem Dham. He is the abode of the love of Gadadhar and Advaita. E Chaitanya Mahaprabhu stesso, lui è Prem Dham, ovvero lui è la dimora dell'amore di Gadadhar Pandit e di Sri Advaita Acharya. So we are not touching every verse, but the main verses. E noi non andremo attraverso tutti i versi, però solo alcuni dei principali. Madhyakanda Kata Jaina Amritera Khanda Jai Kata Shuni Guchi Antara Pashanda. These topics, the Madhyakanda Kata, the topics of this middle portion of Chaitanya Bhagavat, is Amritera Kanda, full of nectar. Questa porzione media di questo Madhyakanda, di questo capitolo della Chaitanya Bhagavat, è piena di ananda, di nettare e di felicità infinita. Jaikata Shuni Guchi Antara Pashanda. Pashanda means an atheist. Pashanda significa atei. So he's saying that there is an Antara Pashanda in the heart. Some atheism is hiding in the corner somewhere. Quindi dice che da qualche parte nel nostro cuore si nasconde dell'ateismo. Some mood of aversion to the service of God. Qualche stato d'animo di avversione verso il servizio a Dio. Even though outwardly one may act as if I'm doing seva, but inside one may have strong aversion to God. Anche se da fuori sembra che una persona fa tanto servizio, però forse nel cuore in profondità si nasconde dell'avversione verso il servizio. That aversion can be measured in proportion to our taste in chanting Harinam. E questa avversione che abbiamo di servire Krishna può essere misurata rispetto a quanto gusto proviamo nel canto del Santo Nome. If someone says, I love Krishna, but I don't like chanting so much.
Se una persona dice io amo Krishna, però cantare il japa non mi piace tanto. Then the first statement is quite wrong, because Krishna and Krishna name are non-different. The degree to which we love Krishna is exactly the degree to which we have love and taste in chanting Harinam. Questa affermazione non avrebbe senso, perché Krishna e il suo nome non sono due cose differenti, quindi se una persona veramente ama Krishna, automaticamente quando canterà il suo nome veramente proverà tanto amore e tanto gusto verso il canto del santo nome e non riesce più a fermarsi di cantare. So if a person, when they are chanting, they don't experience, oh, I'm singing in nectar, the holy name is kidnapping me and taking me to Vrindavan. But rather a person thinks, oh, this is taking so long, how long is this japa period going to take? Then, oh, this is the pasanda, the extreme aversion to God, which is lurking in the recess of the heart. Quindi se c'è una persona che quando canta il santo nome, invece di essere completamente in estasi e di fare esperienza che il santo nome porta una gioia infinita, il santo nome mi sta rapendo e portando via dal mondo materiale, invece se una persona quando canta pensa, oddio però ho già tanto tempo che canto, sta mettendo tanto tempo delle cose da fare, si distrae, non vuole cantare, a quel punto questa è un'espressione estrema dell'avversione per servire Dio che si trova nel nostro cuore. So Jai Kata Shulane Guche Antara Pasanda, by listening to this kata, then the atheist inside will be destroyed. Però questo ateo che si nasconde nel nostro cuore, ascoltando questo Harikatha, questo ateismo sarà completamente distrutto. Madhyakanda Kata Bhai Shuni Ekachite Sankirtana Ramba Hoelo Yena Mate. Oh dear brothers, please hear attentively the topics of the Madhyakanda, wherein the Sankirtan Aramba, the inauguration, today is inauguration, but here the inauguration of the Sankirtan pastimes of Chaitanya Mahaprabhu will be described. Quindi, cari fratelli e sorelle, ascoltate adesso questo Sankirtan Aramba, ovvero significa la grande inaugurazione del Sankirtan, del canto del santo nome, viene fatta adesso in questa scrittura. As soon as Gorsunda returned from Gaya, he went to offer pinda for his deceased father in Gaya. There he met with Srila Ishwar Puripad, his guru, and he received initiation. And now he is returning to Navadvip. So as soon as he returned from Gaya, the entire city of Nadia was filled with the news. Quindi Chaitanya Mahaprabhu lui si recò a Gaia per offrire le offerte per suo padre che era defunto e lì incontrò il suo guru Srila Ishwara Puripad, ascoltò Harikatha da lui per diversi giorni e poi prese iniziazione da lui, e quando tornò a Navadvip c'era una notizia che si diffuse velocemente. Mahaprabhu's friends and relatives came running to see him. Gli amici e i parenti di Mahaprabhu corsero a vederlo. And he spoke appropriately with each person, young, old, and his contemporaries. E Chaitanya Mahaprabhu questa volta parlò in modo appropriato con ogni persona, in base se era una persona più grande di lui o se era una persona della sua età, coetanea, o se era una persona più piccola. Prabhu bole toma sabakara ashivade gaya bhumi dekhiya ainun nirvirode. Mahaprabhu said, oh, by the blessings of you all, by your ashirvad on me, I have visited Gaya and returned without any obstacle, without any difficulty. Chaitanya Mahaprabhu disse, grazie alle vostre benedizioni ho visitato Gaia e sono tornato senza alcun ostacolo e ho avuto successo. This is quite astonishing, because when Mahaprabhu, before he went to Gaya, he was a very arrogant pandit, scholar, and now he's, oh, by your mercy, the journey was successful. E questo era molto stupefacente per tutti quanti, perché prima di andare a Gaia Chaitanya Mahaprabhu era sempre stato un pandit, ovvero un grande studioso arrogante che sapeva tutto meglio di tutti, era molto importante, molto onorato, e invece adesso lui era diventato talmente umile e diceva, oh, grazie alle vostre benedizioni il viaggio è andato bene. So now we see the residents of Navadvipa have a very natural relation with Chaitanya Mahaprabhu. Quindi adesso vediamo che i residenti di Navadvip hanno con Chaitanya Mahaprabhu una relazione molto naturale. Some of the residents of Navadvip placed their hands on his head and said, Chiranjeevi Bhava.
may you have a long life. Alcuni dei residenti di Navadip gli mettono una mano sulla testa e dicono possa tu avere una lunga vita. Some were touching his limbs and chanting mantras for protection. Altri invece gli toccavano le parti del corpo e cantavano dei mantra per offrirgli protezione. Some put their hands on his chest and said, Govinda Shitalananda Karuna Prasad. Oh, may Govinda, the coward boy of Vrindavan, give you his very cool and soothing mercy. E altri invece gli toccavano il cuore e dicevano possa Govinda, il pastorello di Vrindavana, darti la sua misericordia molto dolce e molto rinfrescante. And when Sachimata saw that her son has returned, she was filled with joy and she completely forgot who she was, where she was. E invece quando sua madre Sachimata vide che il suo figlio era tornato, lei era talmente piena di gioia che corse ad abbracciarlo e si dimenticò persino di chi era e dove fosse. His wife Vishnupriya and her family also very pleased to see him. E anche sua moglie Vishnupriya e tutta la sua famiglia erano molto felici di vederlo, di rivederlo. So Mahaprabhu spoke with them very humbly and then he bid them farewell and they returned to their homes. Mahaprabhu parlò con loro in modo molto umile e poi con le loro benedizioni ognuno tornò a casa sua. But then Mahaprabhu took just a small number of his very close associates. Però poi Mahaprabhu prese un numero molto ristretto di alcuni dei suoi amici più stretti And he spoke to them some confidential things. e parlò a loro delle cose confidenziali che non disse agli altri. Prabhupale bandhu sabasuno kahikata Krishna apurvaje dekilung yata yata. Oh friends, please hear about the wonders of Krishna that I have seen. Oh amici miei, per favore ascoltate delle meraviglie di Krishna che ho visto. When I entered the holy place of Gaya, Quando ho raggiunto il luogo santo di Gaia, thousands of brahmanas were reciting Vedic mantras. migliaia di brahmini recitavano dei mantra vedici. Some brahmanas told me, oh, come and see the holy spot where the Krishna washed his feet when he visited Gaya. Alcuni mi dissero vieni a vedere il luogo santo dove Krishna si è lavato i piedi quando ha visitato Gaia. So that place is called Pada Tirtha, Quel posto si chiama Bheda-abheda-tattva, the place of the footprints of Lord. ovvero il luogo delle impronte dei piedi del Signore. As soon as Mahaprabhu said Pada Tirtha, then tears began to flow from his eyes. E non appena Mahaprabhu disse Bheda-abheda-tattva, lacrime iniziarono a sgorgere dai suoi occhi. So far when he came back, he had been hiding his bhav inside. But now he was only with a few intimate associates. When he mentioned the lotus feet of Krishna, at once he began to weep. Quindi noi vediamo come prima lui stava cercando di nascondere i suoi sentimenti, ma appena si trovò all'interno di un gruppo molto ristretto di associati più intimi, tutti i suoi sentimenti uscirono fuori allo scoperto e lui iniziò a piangere. He loudly began to call Krishna, Krishna, and the flower garden where they were situated began to become flooded with his tears. E lui iniziò a dire sonoramente Krishna, Krishna, a chiamarlo, e il giardino dove erano iniziò ad allagarsi per quante lacrime stavano uscendo. All the hairs of Mahaprabhu's body were standing on end and he was trembling uncontrollably. Tutti i peli sul corpo di Mahaprabhu si rizzarono e lui iniziò a tremare in maniera incontrollata. One devotee was there named Sriman Pandit. He and the other devotees, just seeing Mahaprabhu's mood and ecstatic symptoms, he and the other devotees also began to weep. E c'era un devoto lì chiamato Sriman Pandit e altri devoti, e soltanto vedendo la reazione di Mahaprabhu fu contagiosa, anche loro iniziarono a piangere e a provare quei sintomi estatici. The devotees thought, we've never seen Nimai like this before. E questi devoti pensarono, noi non abbiamo mai visto Nimai così prima. He must have received the mercy of Lord Krishna or seen something wonderful on his journey. Sicuramente ha ricevuto la misericordia di Krishna o ha visto qualche miracolo durante il suo viaggio. After some time, the Mahaprabhu, he came out into external consciousness again. Dopo diverso tempo Mahaprabhu tornò di nuovo nella coscienza esterna. And he said, oh friends, please return home now and I'll tell you where to come so we can meet tomorrow.
E lui disse: oh amici, per favore tornate a casa adesso e vi dirò domani dove possiamo incontrarci. Thomas Saba Sohit Nibrita Ekastane Moradu Koshokola Karibo Nibedane. I wish to tell you about my dukh, my suffering, my misery in a solitary place. E Chaitanya Mahaprabhu disse: vorrei parlarvi domani della mia miseria, della mia sofferenza, della mia condizione miserabile in un luogo solitario per confidarmi con voi. So you should come in the early morning, tomorrow morning, to the house of Shukamba Brahmachari. Quindi venite per favore domani mattina a casa di Shukamba Brahmachari. Niravadi Krishna Veshi Prabhara Shirire Mahavir Tera Pray Vyavahar Kari. Ecstatic symptoms were constantly visible in the body of Mahaprabhu, and he became completely detached from everything in this world. Sintomi estatici divennero chiaramente visibili sul corpo di Mahaprabhu e lui divenne profondamente distaccato da ogni cosa di questo mondo. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he says that at this point, Nimai Pandit is experiencing Adiruddha Mahabharata. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice che in questo punto dei passatempi Chaitanya Mahaprabhu sta facendo esperienza del Adiruddha Mahabharata. It is not only Prem, Non è soltanto Prema, but higher than that, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, Mahabhav, Ruddhabhav, and then this stage, Adiruddha Mahabhav, very high level of love. ma tutti questi stadi che ha appena citato che vanno oltre Prema, quindi è uno stadio di amore molto molto elevato. An ordinary person, a conditioned soul, or even a sadhan siddha, someone who has become perfect by sadhan in this life, even they cannot understand such prema. It is only for the liberated, no. Only for the gopis, no. Only for the gopis in Radharani's group in the spiritual world, they know it. Però per una persona in questo mondo, un sadhan siddha, una persona che è diventata perfetta con il proprio sadhana, e non è possibile in questa vita fare esperienza di un amore tale, perché questo amore non è neanche possibile farlo esperienza per tutti coloro che sono a Vrindavana, neanche per tutte le gopi che sono eternamente con Krishna, ma soltanto per quelle gopi che sono eternamente servitrici di Radharani, solo loro possono fare esperienza di questo Adiruddha Mahabharata. Only her group and those who are very friendly like Shaman. Soltanto il gruppo di gopi che appartiene a Srimati Radhika e coloro che sono amiche molto strette come il gruppo di Loka Shaman. atita majandi kotikam api traikalikam yatsukam dukam cheti pratagmai pratag dukam cheti pratag mais putamabe tadgats takutakam naiva basa tulam sive apitad tadvaya Kuta Radhika Premo Dyatsuka Duka Sindhu Bhavayo Bin Data Bin Dvorapi. One day Lord Shiva, he was sitting with Parvati and he was trying to describe this prem. Un giorno Shiva sedeva con la sua consorte Parvati e cercava di descrivere questo amore, l'Adiruddha Mahabharata. He said that if you take all the suffering in the whole universe, not the whole world, the three worlds. No, the whole universe. No, not the whole universe. If you take all the suffering in all the universes, in the past and the present and the future, and put it together in one pile, and then you take all the happiness, not only in this world or this universe, but in all the universes, past, present and future, and put it together in another pile, then these two piles of happiness and distress cannot be equal to one drop of the simultaneous happiness and distress in the ocean of the Radhika's prem. Allora Shiva disse che se tu prendi tutta la sofferenza che hanno provato tutte le entità viventi in questo mondo, no, in questo universo, no, in tutti gli
infiniti universi e tutta la sofferenza che c'è stata nel passato, nel presente e che ci sarà nel futuro, in tutti gli infiniti universi e la metti insieme questa sofferenza e ne fai una montagna e poi prendi tutto il piacere, la felicità di cui è stata fatta esperienza da tutti gli esseri viventi in tutti gli infiniti universi nel passato, nel presente e nel futuro e ne fai un'altra montagna. Queste due montagne di felicità e sofferenza assieme non possono essere comparate neanche a una minuscola goccia della felicità e della sofferenza di cui si fa esperienza simultaneamente quando Srimati Radharani ha questo profondo amore per Krishna, l'Adiruddha Mahaprabhu. Before Adiruddha Bhav, there is sometimes the experience of meeting and sometimes the experience of separation in a series. But in Adiruddha Bhav, the full joy of meeting and full joy of separation and full pain of separation, they come together at the same time. Perché prima dell'Adiruddha Mahabhav le coppie a volte fanno esperienza della sofferenza perché sono lontane da Krishna, a volte invece sono felici che sono assieme a lui. Invece nell'Adiruddha Mahabhav l'amore diventa così intenso che questa separazione, questo piacere dell'incontro, loro ne fanno esperienza simultaneamente. So Nimai Pandit is experiencing this. Quindi Nimai Pandit sta facendo esperienza di questo adesso. In Mahabhav there is Prakashita. The Prem in the heart overflows through all the prana and into the body and causes the Prakashita manifestation of many 5, 6, 7, 8 ecstatic symptoms at once. In questo Mahabhav di Srimati Radhika avviene questo fenomeno spirituale in cui questo suo amore prende completamente controllo del suo prana, del suo corpo e poi esce fuori e contagia chiunque che è abbastanza vicino da vedere e sentire. Nimai Pandit went home to his mother. Nimai Pandit andò a casa da sua madre. She was happy to see him, but she could not understand his behavior, how he changed. Sua madre era molto felice di vederlo, però non riusciva a comprendere il suo comportamento perché era cambiato in modo così repentino. He was crying, Ha Krishna, Ha Krishna. Lui piangeva, ah Krishna, ah Krishna. And the courtyard of Sachimata's house had become flooded with his tears. E il cortile della casa Like di yesterday, did you see the Sachimata, courtyard was flooded yesterday? It was like that, but with his tears. il cortile della casa di Sachimata era inondato così come ieri era inondato qui, però era inondato non dalla pioggia ma dalle lacrime continue che scendevano dagli occhi di Chaitanya Mahaprabhu. Kota Krishna, Kota Krishna. Nimai was crying out and his love was increasing at every moment. His mother could not understand anything, so she folded his hands and prayed, Oh Govinda, please save my son. Quindi Chaitanya Mahaprabhu lui piangeva in continuazione, ah Krishna, e sua madre era preoccupata, non capiva cosa stava accadendo, quindi anche sua madre pregava, oh Krishna per favore salvalo, che malattia ha. Premavisti kariti prabhur subharamba dhvani shuni jai jata bhagavat brinda. The devotees were coming and visiting Sachimata's house, and they heard about now the Aramba, the auspicious beginning of his distribution of Prem. E adesso tutti gli abitanti di Navadvip andavano a trovare la madre di Chaitanya Mahaprabhu Sachimata e tutti iniziarono a parlare dell'inaugurazione di questo grande avvenimento in cui Chaitanya Mahaprabhu ha iniziato a distribuire l'amore per Krishna a tutti gli abitanti del villaggio. So Mahaprabhu, he was greeting them in a very humble mood and telling them, come to Shuklamba Brahmachari's house in the morning. Quindi Mahaprabhu stava accogliendo i devoti in modo molto umile e diceva per favore venite domani mattina a casa di Shuklamba Brahmachari. The next morning, early in the morning, Shriman Pandit, who had met Mahaprabhu, he went to the garden of Shivas Thakur, where there were other devotees who hadn't seen Mahaprabhu since his return. La mattina presto del giorno dopo, Shriman Pandit, che era questo devoto che era lì tra questi pochi amici stretti di Mahaprabhu, andò da altri suoi amici. There in the garden was one kunda flower tree, a tree that gave as many kunda flowers as all the devotees needed to do puja of their deities. So they all used to meet there in the morning, pick flowers and relish the rasa of Krishna Katha together.
before serving their deities. E lì in questo giardino c'era un albero che dava tantissimi fiori, tutti i fiori che i devoti avevano bisogno per fare il puja. Ogni mattina questo albero era pieno di fiori, andavano tutti i devoti lì a prendere i fiori per Krishna e nel frattempo che li raccoglievano assaporavano il nettare della ricatà dalle labbra l'uno dell'altro, le descrizioni delle glorie di Dio. Gadada was there, Gopinath was there, Ramai Pandit was there and others. E tutti questi associati di Chaitanya Mahaprabhu erano lì. Then Sriman Pandit arrived with a big smile on his face. E Sriman Pandit arrivò con un grande sorriso sul volto. They said, "Oh, you seem very happy today. Is there a cause? Is there a reason?" E loro gli dissero, oh, sembri molto felice oggi, ma c'è una causa, c'è una ragione? So please explain. Per favore spiegaci. Sriman Pandit said, "Indeed, there is a reason. Sriman Pandit disse, certo, è come se c'è una ragione. Something wonderful, something impossible. You cannot believe it. Qualcosa di stupendo e di impossibile, non crederete alle vostre orecchie. Parama Adbhuta Kata Maha Asambhav. It is a supremely astonishing kata and it is Maha Asambhav. Totally impossible. Greatly impossible. È la cosa più stupefacente e più assolutamente impossibile è accaduta. Parama Adbhuta Kata Maha Asambhav Nimai Pandit Hoila Parama Vaishnav. Nimai Pandit has become a Vaishnava. Nimai Pandit è diventato un grande Vaishnava. They were amazed. E loro erano stupefatti. Why? Because just a few days before, he was the Tarkachudamani, the crest jewel of logicians. Erano stupefatti perché proprio pochi giorni prima Nimai Pandit lui era Tarka Shiromani, era il gioiello sulla corona di tutti i logici And he used to tease the Vaishnavas. che fanno la speculazione arida e lui dava sempre fastidio He ai used devoti. to ridicule them and make caricatures of them. Lui ridicolizzava i devoti e faceva caricature di loro. And now he became a Vaishnava. E adesso lui abbandonò questa logica filosofica e diventò un devoto, un Vaishnava. Sriman Pandit said, Parama Virakta Rupa Sokla Sambhas Tiladeka Audatya Nahika Prakash. He just returned from Gaya. E lui è appena tornato da Gaia. Every word that Nimai was saying revealed his utmost aversion to the material world. E ogni singola parola che Chaitanya Mahaprabhu esprimeva metteva allo scoperto la sua profonda avversione per il mondo materiale. After his initiation, that means he does not see the world to be a place of enjoyment. Significa che dopo la sua iniziazione lui automaticamente ha smesso di vedere il mondo come un luogo del nostro godimento. In English there's a saying that the older people always tell to the young people, they say, the world is your oyster. That means just get your oyster, open it and you can enjoy the whole world. C'è un detto tra le persone anziane che dicono il mondo è la tua ostrica, significa prendi il mondo e fanne quello che vuoi, goditelo finché sei vivo. So the world is not your oyster. Ma in realtà il mondo non è la vostra ostrica. The world is Krishna's oyster. Il mondo è l'ostrica di Krishna. And even Krishna is not interested in it because he's vegetarian. Però nonostante questo mondo è per il piacere di Krishna, Krishna neanche è interessato adesso perché lui è vegetariano. So the world belongs to Krishna material, and even Krishna does not want to enjoy this world. He has his internal potency. Quindi questo mondo materiale in realtà appartiene a Krishna, ma neanche Krishna vuole godere di esso, perché tanto ha la sua energia spirituale interna. So now the mood of Nimai is such that he has no spirit of worldly enjoyment. Quindi adesso Nimai ha un tale stato d'animo che lui non ha più il minimo spirito di godimento materiale. And the Tiladeka Audatyera Naika Prakash. And even more amazing, he does not show even 1/2 of a sesame seed of arrogance. E quello che è ancora più stupefacente è che lui non mostra più neanche metà di un seme di sesamo di arroganza. Actually, the arrogance comes first, and then we enjoy the world. We try to enjoy Krishna's energy. In realtà prima viene l'arroganza e poi da quella arroganza viene il desiderio di godere di questo mondo, nonostante questo mondo in realtà capiamo che non appartiene a noi. A person who is free from pride, who is free from vanity, who is free from the arrogance,
they don't have a spirit to enjoy the world. Una persona che è libera da orgoglio, da vanità e da arroganza è libera dallo spirito di voler godere in modo materiale del mondo, dell'esperienza dei sensi. They will think, oh, why? I am unimportant, I am insignificant. I should not enjoy these things, they are not for me. Perché questa persona che ha un tale stato d'animo, lui penserà: perché io sono una persona insignificante, non sono nessuno per prendere le cose di questo mondo e trarne piacere. So now Nimai has become free from arrogance. This is very surprising. Taking into account his previous mood before he set off for the journey, before his initiation. Adesso Nimai è diventato completamente privo di arroganza e questo è una grande sorpresa per tutti quanti se paragonato a come lui si comportava prima di ricevere l'iniziazione. Sriman Pandit explained to Srivas Thakur, Gadada and others how as soon as Nimai said the Bheda-Padma Tirtha, he began crying and shaking and calling the name of Krishna. E Srimad Pandit raccontò come Chaitanya Mahaprabhu soltanto nel dire il nome Parampadam Tirtha, ovvero il nome del luogo dove Krishna ha lavato i suoi piedi, solo nel dire queste parole lui iniziò a piangere, iniziò ad avere grandi sintomi estatici. His tears were flowing like the Ganga. Lui tremava e le sue lacrime fluivano come il Gange. Jai Bhakti Dekilo Ami Tahar Nayane Tahare Manusya Buddhi Nara Armane. By the devotion that I saw in him, I no longer considered him to be an ordinary human being even. E Srimad Pandit disse: nel vedere questa devozione così intensa in Nimai, io non lo considero più neanche una persona umana ordinaria. How can the symptoms of Adiruddha Mahabhav appear in the body of a human being? Perché veramente come Impossible. possono questi sintomi di Radharani e delle sue copie dell'Adiruddha Mahabhav apparire nel cuore di un essere umano in questo mondo? È impossibile. So then, Sriman Pandit, he was telling the others that he told us to meet with him in Shuklamba Brahmachari's house this morning. E a quel punto Srimad Pandit disse agli altri che Chaitanya Mahaprabhu ci ha detto di incontrarci con lui questa mattina a casa di Shuklamba Brahmachari. So, on hearing this news, then all the Vaishnavas who were there picking the flowers, they said, Haribol! E nel sentire questa notizia tutti i Vaishnava che erano lì a raccogliere i fiori dissero Haribol! And Srivas Thakur said, Gotramnu Vardatam Miti, may our family increase. E Srivas Our Thakur Gotra, disse: our dynasty. possa la nostra famiglia di devoti aumentare. And all the others, they replied, Tatastu. E tutti gli altri risposero: tatastu, così sia. If there's a Smarta Brahmin and he's doing some puja in your home, Se c'è un bramino smarta e lui fa una puja a casa tua, then they may say, Gotram tu Vardatam Miti, may your family increase. Yeah? Because it's for worldly things. And then the others will say, Tatastu, like this. But now Srivas Thakur has said this, what? Not in relation to the material family, but the transcendental spiritual family. And so hearing this, then all the other Vaishnavas who were there said, Tatastu. allora le persone in India invitano That i means, bramini. Tatastu means, may it be so. Invitano i bramini per fare i rituali, le cerimonie, il puja, e poi il bramino potrà dire ad esempio possa tu avere una lunga vita, e l'altro bramino dice tatastu, quindi è come il frutto, così sia il frutto del rituale. Però adesso Srivas disse la stessa cosa, possa la nostra famiglia aumentare, però non era relativo alla famiglia materiale, ma era relativo alla famiglia di devoti, alla dinastia di tutta la devozione che si diffonde ovunque, e tutti gli altri dissero tatastu, così sia. That means, may the family of Vaishnavas increase, means may everyone from Lord Brahma in the highest planet down to the ants even, all serve Krishna. E lui disse: possano tutte le entità viventi, fin dal Signore Brahma stesso fino a ogni singola formica più insignificante, diventare tutti grandi devoti di Krishna e avere successo. So then all the devotees set off to Shuklamba Brahmachari's house. E allora tutti i devoti partirono per andare a casa di Shuklamba Brahmachari. Gadada Pandit got there
And then he hid in one room. He thought, let me hear. I just want to hear what topics of Krishna he will speak about. E Gadadhar Pandit arrivò, però decise invece di salutare subito Chaitanya Mahaprabhu, di nascondersi perché voleva sentire di nascosto prima di cosa avrebbe parlato, quali argomenti di Krishna. So now all the devotees were waiting Adesso tutti i devoti aspettavano. in the courtyard of the Shukamba Brahmachari. Aspettavano nel cortile di Shukrama Brahmachari. You sit there and wait with them. E voi sedete lì con loro e aspettate con loro. We've all heard the news. How did Nimai Pandit, that logician, become a Vaishnava? Adesso sentiremo la notizia di come quel Nimai Pandit, quella persona che si dedicava alla logica, adesso è diventato un Vaishnava, un devoto. So we cannot wait to see him. Non riusciamo più ad aspettare il momento di vederlo. Oh, here he comes. There he is. Eccolo! Heno samai Vishwambara Dvijaraj Asimilaya Hito Vaishnava Samaj. Then Vishwambara Dvijaraj, he arrived there in the Vaishnava Samaj, the society of devotees. Allora Vishwambara, Chaitanya Mahaprabhu, che è Dvijaraj, il re di tutti i brahmini, lui arrivò lì in questa assemblea di devoti. Everyone greeted him. Tutti quanti lo accolsero con grande onore. But when he arrived, he did not have any bahya drishti, external vision. Però quando lui arrivò, nonostante tutti lo accolsero in modo festivo e caloroso, lui non aveva nessuna visione esterna. Dekilena matra Prabhu Bhagavat Gan Puri Dite Logilo Shloka Bhaktara Lakshan. As soon as he saw the devotees, he just began to recite verses glorifying the characteristics of pure bhakti. Non appena lui vide i devoti, iniziò a recitare subito versi che glorificano le caratteristiche della devozione. We can see, generally when people meet, hello, how are you, where have you been, like this. So when Mahaprabhu came, they greeted him, but he immediately began to speak. Sarvapadi vine muktam tat paratvena nirmalam rishikesha kena rishikesha bhakti uchate. Quindi noi possiamo vedere in questo mondo, quando le persone si incontrano, ciao, come stai, che hai fatto ieri? Invece Chaitanya Mahaprabhu, quando si incontra con i devoti lo accolgono in modo festivo, onorevole. Invece Chaitanya Mahaprabhu inizia a rispondere con i versi delle scritture. He had no external consciousness. Non aveva nessuna coscienza esterna. And he was just, first he uttered this verse. E prima lui recitò questo verso. Rishikena rishikesha sevanam bhakti uchate. When the senses are engaged in the service of the Lord of the senses, Sri Krishna, then what happens? Sarvopadi vinirmuktam. One becomes free from all gross and subtle designations of the physical body and mind. Chaitanya Mahaprabhu disse questo verso che dice che quando i sensi sono diretti verso servire colui che è il maestro dei sensi, quindi Krishna, Rishikesh, il maestro dei sensi, a quel punto una persona diventa completamente libera dalle upadi, ovvero da tutte le designazioni esterne, grossolane e materiali, l'identificazione con l'ego, con la mente e col corpo. Just consider how amazing it is that the yogis, they do pranayama and to withdraw their senses from the external world and try to transcend identification with their body and mind, but they're not successful. But the person not withdrawing his senses, but engaging his outer senses in the activities of bhakti, hearing, chanting, remembering, decorating the temple, cooking in the kitchen for Krishna, like that, and automatically he becomes free. His soul becomes uncovered from all gross and subtle material designations of the body and the mind. E guardate quanto è stupefacente questo, che uno yogi pratica pranayama, digiuni e meditazione per molti anni e cerca in tutti i modi di prendere i sensi e spostarli verso l'interno e spegnerli. Però
non ha successo, è estremamente difficile. Invece un devoto neanche fa lo sforzo di cercare di spegnere i sensi o di rivolgerli verso l'interno, semplicemente utilizza quei sensi per servire Krishna, quindi decorando il tempio, servendo i devoti, servendo la divinità nell'altare, cucinando per Krishna, quindi facendo ogni cosa soltanto per il piacere di Krishna. Quei sensi automaticamente verranno liberati, cioè questa persona non è più identificata col corpo materiale, non ha più i sensi, non ha più l'ego, e tutte queste cose se ne vanno automaticamente. Eka anga sari ke ho sari bahanga nishta oil upajay prema rataranga. Some persons, they engage in only one anga of bhakti, one type of practice. Other persons in their life, they practice several different angas, types of the angas of limbs of devotional service. But anyway, nishta hoila, as soon as a person becomes steady in their practice of bhakti, upajay prema rataranga, waves of love start to rise up in the heart, and they carry the soul into the pastimes of Sri Krishna. E questo perché la devozione per Dio è talmente potente che non importa se una persona fa molte attività della pratica della bhakti, della devozione per Dio, o se una persona fa soltanto una attività della pratica della devozione per Dio, però non appena questa persona diventa completamente ferma nella propria devozione e nella propria fede, automaticamente le onde dell'amore spirituale si risvegliano nel cuore dell'amore per Dio, e queste distruggono tutta la contaminazione materiale. Mahaprabhu said this verse, Sarvapadi Vimne Muktam. Then he said, Anya Blasita Sunyam Jnana Kamadhanavritam Anukulyena Krishtanu Shriram Bhakti Uttama. Someone may say Rupa Goswami has not written it yet. But Riddhi Yasya Pranaya Pratiktoham Paraka Rupopi. It is actually Mahaprabhu who inspired this verse into the heart of Rupa Goswami. E poi Chaitanya Mahaprabhu disse questo verso, e qualcuno potrebbe dire ma Rupa Goswami ancora non lo According aveva to Rupa composto. Goswami himself. Però in realtà era Chaitanya Mahaprabhu stesso che lo ha ispirato nel cuore di Rupa Goswami. He's saying that the continuous, unbroken engagement of all the senses and also of one's bhavs, moods, in the service of Sri Krishna, for Krishna's benefit, being completely devoid of any, even the slightest smell of any worldly desire, and uncovered by karma and gyan, that is called Uttama Bhakti. Quindi lui disse che la coltivazione continua e costante di sentimenti di amore per Krishna che non siano mai interrotti, e che ogni singola azione del corpo, della mente e del cuore siano esclusivamente volte a dare un beneficio a Krishna, ovvero quando nessuna attività viene fatta per un altro motivo, ma soltanto con il motivo di dare esclusivamente piacere a Krishna e fare una cosa benefica per lui, favorevole per lui. E quando tutto questo non è ricoperto dal desiderio di karma, di azioni materiali, di jnana, di conoscenza e di liberazione e di yoga, ottenere poteri mistici, ma è libero da questi desideri, a quel punto questa si chiama pura devozione per Dio. Then Mahaprabhu said, Ai dina dayadanata he Mathuranata kadavalokshase Hridayam tvam alokakataram Daita brahmati kim karomyaham. These are the words of Srimati Radharani when Krishna had travelled from Vrindavan on the chariot of Akrura and gone to Mathura. These are her words of separation. Queste sono le parole di Srimati Radharani in separazione da Krishna quando Krishna fu portato da Akrura sul carro fino a Mathura. There are so many waves of the emotions rising and falling in this verse. E ci sono così tanti raggi di emozioni che si innalzano e si rivanno giù in questo verso. Ai dina dayatranata he. Oh Nath, oh Krishna, you're my pran. That means I cannot live without you. O Krishna, tu sei il mio prana, significa che le copie non possono vivere senza di lui. You are Dina Dayadra, your heart is always melting with compassion for the wretched persons. O Krishna, il tuo cuore è sempre sciolto dalla compassione per le persone
cadute o That means malvagie. in Vrindavan, whenever we bridge basis, we were in any danger or difficulty, like when Indra sent the heavy rain. Out of compassion for us, you saved us. You always saved us. So surely you will come and save us now from this fire of separation. Quindi le copie stanno dicendo Krishna, qualsiasi problema o ostacolo noi abitanti di Vrindavan abbiamo avuto, come ad esempio quando Indra ci ha mandato la sua pioggia, però tu hai sempre avuto compassione di noi e ci hai sempre protetti, come ad esempio quella volta alzando la collina di Govardhan. Quindi l'implicazione è che le copie stanno pregando per favore Krishna, come ci hai sempre salvato, salvaci anche stavolta da cosa? Da questo fuoco della separazione che proviamo da te perché ci hai abbandonati. Maturanata. Oh, when you were Brajanath, in Braja you were very kind, but now you have gone to Mathura. And by the association of Kshatriyas, the warriors are very hard-hearted. It may be now that you are not so compassionate to us by their association. E con quale nome chiamano Krishna? Madhuranata. Stanno dicendo che Krishna tu sei un pastorello, quindi sei molto morbido e dolce con noi, però adesso tu sei andato a Mathura e lì ti sei riunito con la tua dinastia che sono tutti kshatriya, sono tutti guerrieri, quindi stando con loro che sono guerrieri anche la tua natura adesso è cambiata, sei diventato molto duro e crudele. Srimati Radhika feels the nirved, that is the emotion of Atmaninda. I am so wretched, I am so insignificant, I am so unfortunate that even that person I thought loved me is now forgotten me. E adesso Radharani è sopraffatta da un tipo di estasi spirituale, si chiama Nirved, in cui c'è un'emozione di umiltà così intensa che lei inizia a criticare se stessa e quindi dice io non sono stata abbastanza qualificata, non mi sono comportata bene con lui, non ho saputo amarlo abbastanza e adesso per questo lui mi ha abbandonato. Another wave of emotion came, Vishad. That means Anutap, regret. Oh, there were so many services, there are so many ways I wanted to please Krishna, but now he's gone and I have missed my chance. E poi invece subito venne un'altra onda di un'emozione differente che la sopraffece e dice che è Anutap, che è il rimorso, perché lei iniziò a pensare oddio ci sono state così tante cose che volevo fare per lui, però non ho potuto, ho perso l'occasione, adesso se n'è andato e non potrò più servirlo. Mathuranath, now you're in the city with the very beautiful princesses of Mathura, you will forget us village girls. E poi invece Now she cambia became ancora. Irsha, jealous, and Asuya, hostility. E dice, oh Madhuranata, adesso tu sei arrivato lì nel palazzo di Mathura e lì ci sono così tante principesse bellissime, anche più belle di noi, più ricche di noi, quindi sicuramente loro saranno gelose di noi, avranno ostilità verso di noi e tu sarai attaccato a loro. Kondava Loksa say, when will I see you again? Dice, quando io ti vedrò di nuovo? Then Jadya, she became stunned. E poi Jadia, lei divenne pietrificata, She could not speak. non riusciva a parlare. Hridayam Tvada Loka Kataram, without seeing you, my heart is tortured. There's so much pain. Dice, senza vedere te il mio cuore è torturato, c'è così tanta sofferenza dentro di me. She cannot think of a remedy for this situation. E non riesce neanche a pensare a un rimedio per questa situazione. Oh, Daita. Daita means my darling, my beloved. Oh Daita, Daita significa il mio amato. Now a wave of pride has come. Adesso vengono delle onde di orgoglio. No, he cannot forget me. No, lui non He può. loves me more than anyone else. Lui non può dimenticarsi di me perché io so che lui And she mi ama più became di proud. chiunque altra. E adesso- Even if he is meeting with some princess in Mathura, he's not happy there, he's only remembering me. Oh, Daita. E adesso Radharani ha un'emozione completamente diversa da quella che aveva un istante prima, che è di orgoglio, e dice lui mi ama così tanto che lui non potrà mai dimenticarsi di me, neanche se incontra la principessa più bella del mondo. Brahmyati kim karomyaham. Again she became stunned and her mind could not think of what to do. So she said, Kim karomyaham, what should I do? E di nuovo lei divenne pietrificata e non riusciva a pensare cosa devo fare, si chiedeva cosa devo fare. So in this way, there and then, in the courtyard of Shuklamba Brahmachari, Nimai Pandits, by the influence of Krishna Nam, the name of Krishna, he is experiencing the Adiruddha Mahabhav, the great love of Srimati Radharani in separation from Sri Krishna.
Quindi in questo modo vediamo come Chaitanya Mahaprabhu nel suo passatempo sta facendo esperienza dell'Adiruddha Mahabhav, ovvero i sintomi estatici dell'amore di Srimati Radharani per Krishna in separazione da lui. Painu Ishwara Mora Konadik Gela Etabalistam Kole Karya Podila. Mahaprabhu said, I attained my Lord, but now where has he gone? E Mahaprabhu disse, io ho ottenuto il mio Signore, ma adesso dove è andato? And then Mahaprabhu, he embraced a pillar. Dopodiché Mahaprabhu abbracciò una colonna come questa. And he was trembling so much in Prem that the pillar broke, and Mahaprabhu and the pillar fell onto the ground. E lui però tremava così forte dovuto all'amore per Krishna che il pilastro si ruppe tra le sue braccia e lui cadde assieme al pilastro. Now, another symptom of Mahabhav is what? The avadashray vritti. That is that the waves of this love spread out and affect everyone else. So when the pillar broke and Mahaprabhu fell on the ground unconscious, by that Yavadashray Vritti, Gadada Pandit, Srivas Thakur and all the other devotees there, they all fell onto the ground as well. Everyone fell on each other, no one knew who fell on who. Però un'altra caratteristica dell'amore di Srimati Radharani in Adiruddha Mahabhav è Yavadashray Vritti, ovvero che qualsiasi cosa lei prova, chiunque è abbastanza vicino per vedere o sentire, tutte queste emozioni emanano da lei e prendono qualsiasi persona. Quindi tutti coloro che erano attorno a Mahaprabhu, quando videro che lui aveva queste emozioni profonde e ruppe il pilastro, tutti loro provarono le stesse emozioni e svennero insieme a lui e tutti caddero l'uno sopra l'altro e nessuno sapeva chi era caduto su chi. No one could tell who had fallen on whom, because no one could even remember who they were. Nessuno poteva dire chi era caduto per prima e chi era caduto su chi, perché nessuno si ricordava più neanche di chi fosse. Of course, no one fell on Gadada Pandit because he was hiding in another room. Però certamente nessuno cadde su Gadada Pandit perché lui si nascondeva in un'altra stanza. But he also fell unconscious there. Però anche lui cadde lì privo di coscienza. When all the devotees were lying on the ground in a state of ecstasy, the only person who was still awake was Jahnavi, the goddess Ganga. She was watching and smiling. Quindi tutti erano The whole svenuti, scene. l'unica persona che non era svenuta era il Gange li guardava e sorrideva. Hasina Jahnavi Devi, Oya Vismit. Jahnavi Devi, the goddess of the Ganges river, she was smiling with Vismit, astonishment. E la dea del Gange lei guardava e sorrideva con molto stupore. After some time, Mahaprabhu opened his eyes and called out, Krishna Re, Prabhu Re Mor, Kon Dike Gela. Oh Krishna, my Lord, where have you gone? E Chaitanya Mahaprabhu lui piangendo disse, oh Krishna, mi hai lasciato da solo, dove sei andato? All devotees began a Sankirtan. Tutti i devoti iniziarono il Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, the whole courtyard of Shuklambar was filled with the vibration of Krishna Prem. In questo modo tutto il cortile di Shuklambar fu colmo dalle vibrazioni di Krishna Prema, dell'amore per Krishna. After some time, Vishwambar calmed down, Dopo un po' di tempo Vishwambar Chaitanya Mahaprabhu si calmò and he could hear someone weeping. e poté sentire qualcuno piangere. He said to Shuklambar, "Who's inside the house?" E disse, chiese a Shuklambar, chi è dentro casa tua? Prabhu bale kon jan grihara bitar brahmachari Shuklambar brahmachari bolina tomar gadadhar your gadadhar is inside. E disse, il tuo Gadadhar è dentro, gli disse. Gadadhar Pandit had his face in his hands, weeping.
Gadadhar Pandit sedeva lì con la testa tra le mani e piangeva. Prabhu bole Gadadhar tumi sai sukriti Shishya hoite Krishna te karila dridamati. O Gadadhar, Mahaprabhu said, you are indeed most fortunate because from your childhood you have firmly fixed your mind on Sri Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu disse: oh Gadadhar, tu sei molto molto fortunato perché tu da quando sei bambino hai abbracciato la coscienza di Krishna, l'amore per Krishna. Amara seheno janma gelo bretodase painwa mulya nidhi gelo daiva doshe. But I have passed my time in useless endeavors. Però io invece ho sprecato il mio tempo in sforzi inutili. And now I attained a priceless treasure, but due to the Durdaiva, great misfortune, I have lost it. E avevo tra le mani il tesoro più grande, però a causa della mia grande sfortuna io l'ho perso, l'ho lasciato And andare. again Vishwamba fainted and fell to the ground and was covered in a cloud of dust. E di nuovo Chaitanya Mahaprabhu, lui cadde a terra, svenne ed era ricoperto di polvere. He was going in and out of consciousness and holding on to the necks of devotees and asking them, Krishna Kotai, where is Krishna? Tell me quickly where he is. E lui appena tornava nella coscienza esterna abbracciava i devoti e diceva: per favore ditemi dov'è Krishna, dov'è Krishna. Please relieve my distress and take me to the son of Nanda Maharaj. Per favore sollevate datemi sollievo e aiutatemi a trovare Nanda Maharaj, So this was going on for 12 hours. il figlio di Nanda Maharaj, e questo andava avanti per 12 ore. And then, after 12 hours, Mahaprabhu came back to external consciousness and the devotees returned to their homes. But they had experienced so much bliss that 12 hours seemed to have vanished in 1 second. E dopo 12 ore tornarono tutti nelle proprie abitazioni, si lasciarono, ma queste 12 ore loro avevano fatto esperienza di una felicità così grande che passarono come se fosse stato un secondo. The news spread everywhere of the transformation of Nimai Pandit. La notizia della trasformazione di Nimai Pandit si diffuse ovunque. Some person said, Keho bole Nimai Pandit bola hoile, pashandera munda chan chindibari parahele. This is very good news. If Nimai Pandit has now really become a good devotee, then we'll easily be able to tear off the heads of all the atheists. E tutti dissero, i devoti dissero: questa è una grandissima notizia perché Chaitanya Mahaprabhu era così brillante che se lui diventa devoto lui facilmente riuscirà a tagliare via tutto l'ateismo dal pianeta. Someone said, oh, he must have seen Krishna when he was in Gaya due to the powerful association of Srila Ishwarapuri. E qualcuno disse: lui deve aver visto Krishna quando era a Gaia grazie all'associazione molto elevata di Srila Ishwarapuri. So then, now Nimai, he was in a partial consciousness. Adesso Nimai si trovava in una coscienza parziale And he wanted to visit his Sanskrit teacher, Guru, Sanskrit teacher, e voleva that is a Gangadas Pandit. incontrare Gangadas Pandit, che è l'insegnante di sanscrito di Nimai And Pandit. just next to the house of Gangadas Pandit is the house of Sanjay Mukunda, and that's where Nimai Pandit had his own school for his own students. E lì vicino c'era la casa di Sanjay Mukunda, che è dove Nimai Pandit aveva il proprio corso per gli studenti. So Mahaprabhu, he went to Gangadas Pandit. Who has been to the house of Gangadas Pandit? Yes, everyone, you must come on Navadip Dham Parikrama. On the last day of the Parikrama, before we return to the Yoga Pith, we go to Buruidanga. That area, Buruidanga, and there on the bank of the Ganges, there is the place, the house of Gangadas Pandit, and the place where Nimai taught Sanskrit to his students. Quindi venite tutti quanti a Navadip, noi lì siamo stati nella casa di Gangadas Pandit e di Sanjay. The old name of that place is Bharadwaj Tirtha. E il nome di quel luogo si chiama Bharadwaj Tirtha, vicino a Baruidanga, e lì è bellissimo, facciamo il pellegrinaggio di anno, quindi tutti dovreste venire. So Nimai, he came and he fell at the feet of Gangadas Pandit, and Gangadas Pandit then stood up and lovingly lifted Nimai and embraced him.
E quindi lì c'era Gangadas Pandit e Nimai si inchinò a lui e Gangadas Pandit con molto amore lo raccolse da terra e lo abbracciò. Remember Gangadas Pandit, how he loves Nimai. He's taught him Sanskrit and grammar and logic since he was 5 years old when Jagannath Mishra first brought him for his first day at school. Immaginate quanto Gangadas Pandit amava Chaitanya Mahaprabhu che era suo allievo di sanscrito da quando era piccolo piccolo lo prese come era uno dei suoi allievi preferiti. Guru Bole Danya Bab Tomara Jivan Pritikula Matakula Karila Mochan. Gangadas Pandit says, "Oh my dear, your life is glorious. You have delivered both your father and your mother's dynasty." E quindi Gangadas Pandit disse, oh tu sei glorioso, tu hai salvato, hai liberato entrambe le dinastie di tua madre e di tuo padre. But now you have returned, you should not teach today. You should go home and tomorrow you can begin teaching again your students. Però adesso sei tornato, non dovresti riprendere a insegnare e oggi riposati, da domani puoi riprendere a insegnare ai tuoi studenti. So then Mahaprabhu gave pranams to Gangadas Pandit and he left. Surrounded by his students, he looked like the moon surrounded by stars. E quindi a quel punto lui se ne andò, Gangadas Pandit, e circondato dai suoi studenti sembrava come la luna circondata dalle stelle. Then he went to the house of Mukunda Sanjay where he had his own school. E quindi poi andò a casa di Mukunda Sanjay dove aveva la propria classe. All the relatives of Mukunda Sanjay came out and Mahaprabhu embraced him and bathed him in his own tears. E quindi a quel punto abbracciarono Mahaprabhu e Mahaprabhu li inondò con le proprie lacrime. Seeing this, all the ladies in the house began to make the auspicious sound, the ululation. E vedendo questo, tutte le donne della casa iniziarono a fare questo come un'invocazione di buona fortuna. Then Mahaprabhu, he glanced mercifully at everyone, giving mercy through his glances to everyone in the house. E poi a quel punto Mahaprabhu diede il suo sguardo misericordioso a tutti quanti nella casa. Everyone was amazed how he was detached and how he had no arrogance at all. Tutti erano completamente stupefatti di come lui era completamente distaccato e come non aveva nessuna arroganza affatto. Mother Sachi, she could not understand the new behavior of her son. E Madre Sachi non riusciva a comprendere più il comportamento di suo figlio. So she used to go and do puja to the Ganges and pray to the Ganges, "Oh please protect my son." E quindi lei andava al Gange ogni giorno e faceva il puja, l'adorazione del Gange e pregava per favore proteggi mio figlio. And she used to pray to her deities, "Swami Nila Krishna Chandra Nila Puttagan Avashishta Shavimatra Ache Ekajan." "Oh Krishna Chandra, you took away my husband and you took away my son, and now I only have this one son left." E quindi a quel That punto means Jagannath Mishra and then Vishwarup, Nimai's elder brother, they were gone, and now she has only one son left. e lei pregava dicendo per favore perché questo bambino, Nimai Pandit, questo ragazzo era l'unico che gli era rimasto perché suo marito se n'era andata e il suo primo figlio, il fratello maggiore di Chaitanya Mahaprabhu, aveva preso sannyasi e quindi era andato via di casa. So then Sachimata said, "Anatini more Krishna e dehoba shustuchita grihe mora rahu vishwamba." "Oh Krishna, I have no one left to protect me. Please give me this benediction that my son Vishwambar may peacefully remain at home." E disse per favore Gange dammi questa benedizione che mio figlio Chaitanya Mahaprabhu Vishwambar, che lui rimanga qui a casa con me, che non mi lascia come ha fatto mio marito e come ha fatto il mio primo figlio. So when Nimai Pandit sat down, then Sachimata, she went to Vishnu Priya, his wife, who is more beautiful than Lakshmi Devi herself, and she was decorated beautifully, and Sachimata brought Vishnu Priya and sat her down next to Nimai, E allora poi a quel punto Sachimata tornava a casa trying to attract his attention. "Look, you have a beautiful home and a very beautiful wife."
Don't go anywhere. Allora Sachimata prese la moglie di Nimai Pandit, che era Vishnupriya, che lei era più bella di Lakshmi Devi stessa, e la prese e la fece sedere vicino a Nimai, come per dire a Nimai: qua hai tutto quello che ti serve, hai una bellissima casa, hai una bellissima moglie, rimani qui, non andare via. So Sachimata, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur revealed the inner mood in the mind of Sachimata. E quindi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lui rivelò qual era lo stato d'animo nella mente di Sachimata. She thought, if I create opportunities for my son to engage in very intimate conversations with my daughter-in-law, Vishnupriya Devi, then his strong attachment for the worship of Krishna will diminish. Mi dice che se tu sarai con tua moglie, che è così bella e così qualificata, allora il tuo forte attaccamento per Shri Krishna diminuirà. Because the tendency to serve Krishna and the tendency for material attachment, they are opposites. If the more there's a mood to serve Krishna, the more one becomes detached from this world. So she was trying to make his practice of bhakti more slack by making him become more involved with his beautiful wife. Quindi perché sapete che se c'è attaccamento materiale per qualcosa, l'attaccamento materiale e la devozione per Krishna non possono vivere insieme nello stesso cuore, quindi lei in questo modo sperava che magari stando più con sua moglie poteva essere meno attaccato a Krishna. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said that Nimai Pandit gave Vishnupriya a token glance. Allora Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disse che Chaitanya Mahaprabhu lì diede un'occhiata a Vishnupriya. Vrindavan Das Thakur says, Drishtibat Korea O Prabhu Nahi Chai. That he looked in her direction, but he did not actually see her. Quindi in realtà significa che lui guardò nella sua direzione, però in realtà non la vide. Why? Vishnupriya Devi is the incarnation of Navada Bhakti, 9 types of Vaidhi Bhakti. Dasya, the mood of serving as a servant with Aishwarya, with the knowledge of Krishna's opulency. She's the embodiment of that. But Mahaprabhu is completely in this sweet mood of Vrindavan, especially of Radhika. Vishnupriya, lei è la personificazione dei 9 tipi di bhakti, della Vaidhi Bhakti, i 9 tipi di servire Krishna però con opulenza, con Aishwarya, e quindi siccome Krishna in realtà trae piacere solo dalla Raganuga Bhakti, quindi lui l'ha guardata però non le ha dato attenzione. So, although Sachimata, she was trying to initiate a situation where Nimai would have some conversation about their life and their love together. What happened? Niravadi Shlokapadi Korea Rodan Kota Krishna Bale Anukshan. Instead of talking with his wife, Nimai just kept reciting so many shlokas. Quindi che succede? Che nonostante Niravadi Shlokapadi means he just kept reciting verses with no end. Quindi Sachimata stava cercando di fare iniziare qualche discorso materiale tra suo figlio e la moglie di suo figlio, quindi come va la vita, come sai, tutte queste cose, però in realtà lui, Chaitanya Mahaprabhu, non faceva altro che recitare completamente versi nella propria mente. So, if you want to stay in Chaitanya Academy, you have to learn shlokas with no end. Quindi se voi volete stare nella Chaitanya Academy dovete imparare versi senza fine, così ogni volta che aprite bocca invece di fare discorsi materiali potete recitare dei versi delle scritture. He was calling Kota Krishna, where is Krishna, where is Krishna, and then reciting some verses, then again saying where is Krishna, and reciting another verse and crying. Quindi in questo modo lui recitava un verso, poi piangeva, diceva dov'è Krishna, dov'è Krishna, poi recitava un altro verso, ogni verso che recitava negava negli stati d'animo di questi versi. Sometimes he roared loudly in such a way that Vishnupriya Devi was afraid and she ran away. E in questo modo poi Chaitanya Mahaprabhu poi dopo aver detto un verso iniziò a ruggire così forte che Vishnupriya dovette scappare via. Ratrinidanahi
Nahi yana Prabhu Krishna rase virahena pai swastya uti parivashi. Because of feelings of separation from Krishna, Mahaprabhu, he could not sleep at night. E a causa dei suoi sentimenti di separazione così intensi da Krishna, Chaitanya Mahaprabhu non riusciva a dormire le notti. He was so uncomfortable that sometimes he would get up from bed, sometimes he would lie down, and sometimes he would just sit there. E quindi a volte lui si giaceva nel letto insonne, a volte invece si sedeva lì in piedi. As soon as the Lord saw a materialistic person, he would hide his internal mood. E quindi non appena veniva una persona materialistica che non aveva devozione per Dio, Chaitanya Mahaprabhu subito cercava di nascondere questi suoi sentimenti. And then he would take a bath in the Ganges. E poi si andava a fare il bagno nel Gange. The devotees, their heart will not be expressed in the association of materialistic persons. And therefore, they very much feel pain. And they try as far as possible to avoid the association of material persons because it causes the contraction of their ecstatic feelings. Perché quando una persona si trova in compagnia di altre persone, lo stato d'animo delle persone che ti circondano affliggono il tuo. Quindi persone che hanno realizzazioni spirituali cercano sempre di evitare la compagnia dei materialisti perché la loro vibrazione non gli permette di assaporare quegli stati d'animo di fronte a loro. And even devotees are very humble. But if someone is against bhakti, the devotees don't manifest their humility in relation to those persons. Quindi nonostante i devoti sono molto umili, però se ci sono persone che non sono umili, i devoti non manifestano la propria umiltà di fronte a quelle persone. Devotee follows Trinadapi Sunichena, considers himself more humble than a blade of grass. But in relation to the materialist, then we can say, when Hanuman went to Lanka, where Ravan had stolen away Sita, then Hanuman, he manifested Trinadapi Sunichena, being more humble than a blade of grass by burning Lanka to the ground. Quindi noi vediamo che un Fighting devoto, with, defeating all the soldiers of Ravan. bisogna considerare un devoto più umile di un filo d'erba, un devoto cerca sempre di essere più umile di un filo d'erba e più tollerante di un albero, però in relazione con coloro che non sono devoti e coloro che hanno un comportamento materialistico, noi possiamo dire che Ravana, lui fu Trinadapi Sunichena, fu più umile di un filo d'erba e si sentiva più insignificante di un filo d'erba, però è andato lì e ha distrutto tutto quanto e ha ucciso tutti quanti perché Ravana aveva rapito Sita, però nonostante fece tutto questo era più umile di un filo d'erba. After Mahaprabhu had taken bath in the Ganges, all his students gathered together there because his Sanskrit school is by the very close to Mahaprabhu Ghat. Dopo che Mahaprabhu si fece il bagno nel Gange, tutta la sua scuola si riunì lì perché era molto vicino. Krishna bina takurera na aisi bodane padwa sakalaka hiya kichuina jani. The Lord began to give a class. Il Signore iniziò a dare una classe, But he did not explain anything other than Krishna. però non gli spiegò nulla oltre Krishna. And so the students could not understand anything because it was supposed to be a class about Sanskrit grammar. Quindi gli studenti non riuscivano a comprendere nulla perché in realtà doveva trattarsi di una classe riguardo la grammatica sanscrita. Anurode Prabhu Basilena Porite Padva Sabarastane Prahasa Karite. By the students' request, the Lord began to reveal the glories of Krishna to them. Su richiesta degli studenti, il Signore Chaitanya Mahaprabhu iniziò a discorrere delle glorie di Krishna con loro. So first, the students all together they opened their books. Ready? Prima gli studenti tutti assieme aprirono i loro libri, dicendo Hari. So it's the tradition when students open their books in school, they do open it together and say Quindi è tradizione che a Navadip quando gli studenti aprono i loro libri dicono Hari. When Nimai Pandit heard the name of Hari, then he lost all external consciousness and he was just glancing at the other students with the Kripa Shakti coming from his eyes. E non appena loro dissero Hari, subito Nimai Pandit svenne sentendo il nome di Krishna, perse coscienza e soltanto i suoi occhi erano spalancati e donavano la misericordia a tutti i suoi studenti.
Avista huya Prabhu karne bhakyan sutra vriti tikaya sakul harinam. Very beautiful verse. E disse un verso bellissimo. Avista huya Prabhu, being fully absorbed in Krishna, karna bhakyan, the Nimai began to explain Sutra Vritti Tikai Sakul Harinam, all the sutras of Grama, all the Brittis, the commentaries and tikas, all the sub-commentaries, everything there is only Harinam. Chaitanya Mahaprabhu era talmente assorto in Krishna che iniziò a insegnare ai suoi studenti qualsiasi regola grammaticale, qualsiasi regola di sanscrito, qualsiasi sillaba, tutto quanto si riferisce soltanto al nome di Krishna. Mahaprabhu said, the holy names of Krishna are the eternal truth. All the scriptures explain Krishna and nothing else. Quindi disse, tutte le regole della grammatica spiegano solo Krishna e nient'altro. Vedi Ramayani Chaiva Purani Bharate Tata Adovancheta Madhyeta Hari Sarvata Giyate. In the Harivansh Puran, there it is said, in the Vedas, in the Ramayana, in the Puranas, in the Mahabharata, in the beginning, in the middle and the end, there is only the glories of Krishna. E questo verso dice che nel Ramayana, nei Purana, nei Veda, nelle Upanishad, nel Vedanta c'è soltanto una cosa che è la gloria. Ovunque, dall'inizio alla fine, nel mezzo c'è soltanto una cosa, la glorifica del santo nome di Krishna. Where it is said that Brahma creates and Shiva destroys, actually this is only Krishna's glory, because it's only by the power of Krishna that Brahma can create, and only by the power of Krishna that Brahma can destroy. So even though it appears to be that other things are being discussed, but actually there's nothing, only the discussion of Krishna's glory. Quindi sembra che altre cose vengono discusse, però in realtà non viene discusso nulla oltre le glorie di Krishna. Se prendiamo per esempio quando si dice che Brahma crea il mondo e Shiva lo distrugge, però in realtà è Krishna che incarica Brahma di creare il mondo e Krishna che incarica Shiva di distruggerlo, quindi tutto parla del potere di Dio, della persona suprema di Dio. If anyone leaving the service of Sri Krishna explains the scriptures, that the scriptures are describing anything other than Krishna, then that produces only a useless, that is useless and all false statements. E se una persona fa delle affermazioni delle scritture che però non sono volte a glorificare Krishna, in realtà la sua comprensione delle scritture è completamente sbagliata e le sue affermazioni sono completamente inutili e non daranno risultato. If a person studies all the scriptures but he has no affection or inclination to chanting the name of Krishna, then he becomes degraded, duragati. E se una persona studia tutte le scritture, però non ha inclinazione nel cantare con amore i nomi di Dio, quella persona si degraderà e acquisirà una natura inferiore. Daridra adhama jadi loy Krishna nam sarva dosha takile o jai Krishna dam. This is such a beautiful statement. Mahaprabhu saying, Daridra adharma jadi loy Krishna nam. If a person is daridra, very poor, and adam, very fallen, but he chants the name of Krishna, sarva dosha takile, even though he has all faults, and those faults stay with him even, they don't go away. Oh Jai Krishna Dham, he still goes to Krishna's transcendental abode. Poi Chaitanya Mahaprabhu disse un bellissimo verso, disse persino se una persona è povera o se una persona non ha talento, non ha qualità, questa persona è completamente povera, è caduta, è miserabile, però se lui prova amore per Krishna e canta il suo nome con amore, anche se tutti questi difetti e questi peccati ce li ha ancora con lui, andrà comunque nel mondo spirituale. So you see, he's saying, first, if a person has very good behavior, they're very intelligent, very qualified, but they explain something other than Krishna in the scripture, but then they'll become degraded. And someone who is very fallen, if he's chanting the name of Krishna, even though he's fallen, even though he still has faults, but he'll still go to Krishna, the name is so powerful, it overrides everything. Quindi Chaitanya Mahaprabhu dice due affermazioni che le ripetiamo. La prima che ha detto è che persino se una persona ha tutte le qualità del mondo e si comporta nel modo migliore, però se lui
non ha amore per Krishna e spiega qualcosa che il senso non sia glorificare Krishna, quelle parole sono completamente inutili e le sue attività dello studio delle scritture ateo lo porteranno giù a degradarsi. Invece d'altra parte, se una persona è già degradata, ha cattive qualità, però lui canta il nome di Krishna con amore e si affida a Krishna, pur avendo quelle cattive qualità, lui sarà liberato e andrà nel mondo spirituale. Quindi tutta la forza risiede non in noi, ma nel nome di Dio. Emata Shokala Shastera Abhipray Yati Sandeja Sedu Kapai. This is the purport of all the scriptures, and if anyone has a doubt in it, then he'll suffer. E poi Chaitanya Mahaprabhu disse: questa è la spiegazione data in ogni scrittura, e se una persona ha dubbi riguardo il potere del nome di Dio, questa persona soffrirà. The Bhakti Tattva is very mysterious. Bhakti Tattva, ovvero la verità riguardo la devozione, è molto misteriosa. Uttara, the mother of Parikshit Maharaj, said, Bhakta Bhagavato Jaitu Sakhama Swaikayachilam Bunjate Sukabogangste Shuddham Yanti Parampadam. The meaning is that if there is a devotee of Krishna and he has even material desires, then Krishna is so kind that he will fulfill all those desires. Uttara, la madre di Prahlad Maharaj, disse questo verso e disse che Krishna è talmente generoso che persino se un suo devoto ha dei desideri materiali, Krishna realizzerà quei desideri materiali. Swechaya Akilan, Sakama Swechaya Akilan means all types of desires, whatever he desires. That means that even if that devotee, it's not in his karma to experience something, and even if that enjoyment or whatever it is from any place in the universe, even up to Lord Brahma's planet, but still someone serving Krishna and with a desire, but Krishna will fulfill that desire whether it's in his karma or not, or whatever it is from anywhere in the universe. Quindi dice che persino se questo devoto, lui ha un desiderio materiale ma non è scritto nel suo karma che è possibile per lui soddisfarlo, Krishna comunque glielo soddisferà, e non importa che tipo di desiderio materiale sia, se sia disponibile in questo mondo, nel mondo di Brahma, in un altro mondo, Krishna comunque soddisferà al suo devoto questo desiderio. Bunjate sukabogangste. And usually in worldly enjoyment, there's some suffering mixed in with it. Like if you take sweet rice, but someone mix some sand in it. Okay, it tastes okay, but you cannot really enjoy it because it's mixed with sand. So usually material happiness is like this. But Krishna, he takes out the suffering portion and gives his devotee just the enjoyment. Ma non solo questo, sapete che in questo mondo materiale qualsiasi piacere materiale di questo mondo è sempre mescolato con della sofferenza, come se ti danno un bicchiere di riso dolce però mescolato con della sabbia. That is indicated by Sukabhogang state. Però invece in questo verso si dice che Krishna, quando dà al suo devoto quello che desidera, rimuove la sofferenza e gli dà solo il piacere di quella cosa. Vishuddham yanti tatpadam. Vishuddham means the devotee is pure. Il suo devoto, nonostante ha questi desideri materiali e li sta soddisfando, comunque rimane sempre puro. Bunjante is in the present tense. Bunjante è nel presente, tempo That presente. means while he's enjoying. Significa mentre il devoto sta godendo di quel desiderio In materiale. other words, that devotee who has some worldly desire, which is fulfilled by Krishna, he's even pure at the stage while he's enjoying. Significa che questo devoto di Krishna è persino puro nell'atto in sé di You are godere doubting. materialmente di qualcosa. Voi però avete dubbi di questo. This is not my commentary, this is Sanatana Goswami's Ma commentary. questo non è il mio commentario, è il commentario di Sanatana Goswami. Then he is to be considered pure even when he's enjoying, and then Krishna takes that desire away completely, yanti tatpadam, and brings him to Goloka Vrindavan. To his abode. E quindi Krishna fa in modo che lui rimane sempre puro nonostante lui sta godendo di quel desiderio materiale, e Krishna farà in modo che poi lui non avrà più quel desiderio materiale e potrà andare nel mondo spirituale a Vaikuntha da lui. So
Okay, yeah, yes, Bhakti Yoga is great, it's great, but no. Bhakti Yoga is great. Sì, sì. Its glories are beyond, what I have said is beyond your calculation, beyond your intuition, beyond logic. But still it is true, this is the glory of Bhakti. Quindi non dite che sì, la Bhakti è potente, però no, non c'è nessun però, la Bhakti è potente e basta. Le glorie della Bhakti, della devozione a Dio, di chiunque pratica anche un minimo di devozione per Dio, è estremamente potente. Non ha I know after the class some of the devotees go, oh, but where is it written? Where is it? Okay, it's bheda-abheda-tattva, second canto, part 1. Quindi io so che dopo la lezione molti devoti andranno, ma dove è scritto? Dove è scritto? Chapter 1, Non posso dire questo. Allora, conversation between Pritchett and Uttara. Brigas Bhagavatamrita e it's chapter 1. Canto 2, chapter 1. Capitolo 2, canto 1, la conversazione tra Parikshit Maharaj e Uttara. But this is saying what Mahaprabhu is saying here to his students, that those who chant the name of Krishna, even they are fallen, but they'll go to Krishna, and even those who are not fallen, but they don't chant, they'll become fallen. Quindi questo verso dice che persino coloro che sono caduti e hanno pessime qualità, se loro cantano con amore il nome di Dio, loro arriveranno a Krishna. Invece coloro che hanno delle grandi qualità, se non cantano il nome di Dio e non si affidano a Dio, loro cadranno in basso e saranno degradati. So then Mahaprabhu said, those who don't know that the purport of the scriptures is to serve Krishna, even though they may be very learned, they are just like donkeys carrying a heavy load. They carry the load of scriptures in their head, just like a donkey is carrying on his back, or so many 50 kilos of sugar, but he cannot taste even one grain. Quindi le persone che non hanno compreso che l'essenza della vita è quella di servire Dio, arrendersi a Dio e cantare il suo nome, nonostante queste persone possono essere molto istruite e conoscere tutte le scritture, queste scritture su di loro sono soltanto come il peso sulla testa di un asino da soma. So those persons who study the Vedas but don't take shelter of Sri Krishna, they attain only death and destruction. E questi asini portano tanto zucchero sulle loro teste ma non possono assaggiarne neanche un granello. Quindi allo stesso modo queste persone che studiano le scritture però non accettano che devi arrenderti con devozione a Dio e quello è lo scopo e che il canto del santo nome è la cosa più potente, loro non possono assaporare neanche una briciola di quello che c'è nelle scritture ma soltanto la propria morte e la propria distruzione. Putanari yei Prabhu koila muktidan, Heno Krishna chaji loke kari anyadan. See, Krishna gave liberation even to the witch Putana, and yet people still leave Krishna aside and worship someone else. Quindi Krishna ha dato la liberazione persino alla malvagia Putana, però nonostante questo le persone abbandonano Krishna per servire qualcun altro. So here Mahaprabhu is speaking about the necessity of surrendering to Krishna. Mahaprabhu parla della necessità di arrendersi a Krishna. Why should a person surrender to Krishna? Perché una persona dovrebbe arrendersi a Krishna? Because we all have to surrender to someone. Perché tutti dobbiamo arrenderci a qualcuno. Everyone is serving someone else. Tutti servono qualcun altro. And even a person, if they manage to be relatively independent, they're serving their body and mind, but all of these shelters, they're very cruel masters. E persino se una persona riesce a diventare economicamente indipendente, deve servire i propri sensi e il proprio corpo, e questi sono dei padroni molto crudeli. If you serve anyone, they're not grateful. Se tu servi qualcuno in questo mondo, loro non sono grati con They're not te, kind. non sono gentili. Even if they want to be kind, but they cannot give shelter. E anche se sono gentili, però non vogliono darti rifugio. If you take shelter of your own body and senses, the material energy is very harsh. Se tu prendi rifugio dei tuoi sensi e del tuo corpo, allora la natura è molto crudele con te. So what will be the result of all these so-called shelters? Quindi qual è il risultato di questi cosiddetti rifugi in cui noi ci affidiamo? But Mahaprabhu is saying, Aho bakiyam stanakala kutam jigang sayapayayad atyasadvi labhe gatim dachutitam ktatanyam kamva dayalu sharnam brajema. Putana was a very evil witch. Putana, lei era una strega molto malvagia. Who wants to kill a baby? Only a very wicked person.
chi è che vuole uccidere un bambino? Soltanto una persona molto malvagia. Putana came with deadly poison to kill baby Krishna. Putana venne con del veleno mortale per uccidere il piccolo Krishna. And what did Krishna do? Cosa fece Krishna? Sent her to Golok, and she became like a nursemaid, like a mother, but actually a nursemaid to him eternally. She's there now very happily, taking Krishna on her lap and playing with him. Krishna la mandò nel mondo spirituale a Goloka e lei ottenne una forma spirituale di Gopi in cui è come un'amica della madre, come una tata per Krishna, e quindi lei è molto felice, prende Krishna in braccio, sta con lui. This verse is spoken by Uddhav in separation from Krishna. He's saying that how can anyone surrender or take shelter of anyone except for Krishna? Because Krishna is the topmost pinnacle of kindness. E Uddhava dice questo verso, dice chi è così pazzo da non arrendersi a Krishna ma piuttosto affidarsi a qualcun altro, a qualcos'altro, quando Krishna è l'apoteosi stessa della generosità, come possiamo vedere cosa lui ha dato a Putana in cambio del fatto che Putana ha cercato di ucciderlo. Putana approached Krishna to kill him. And she got such a auspicious result. If you will approach Krishna to serve him, then what kind of result will come? Se Putana si è avvicinata a Krishna per ucciderlo, A greater result even than Putana attained. e da questa azione ricevette da Krishna un risultato così bello e grande, allora cosa dire di una persona che si avvicina a Krishna non per ucciderlo ma per glorificarlo, per servirlo? Allora quanto sarà grande la ricompensa che darà Krishna a quella persona? So in this verse, Uddhav is appealing to us. Quindi in questo verso Uddhava si sta rivolgendo a noi. Don't hesitate. Dice non esitate, Just surrender to Krishna today, arrendetevi a Krishna yesterday, oggi, anzi ieri, at once, without any hesitation or doubt at all. immediatamente, senza nessuna esitazione, nessun dubbio. If you make a list of all the candidates to whom you can surrender, then just compare them. Se tu fai una lista di tutti i candidati a cui puoi arrenderti, affidarti e poi paragonali. Krishna is incomparable. Krishna non può essere paragonato a nessun altro. So Chaitanya Mahaprabhu also, he quoted this verse to Sanatan in Sanatan Shiksha, E Chaitanya also Mahaprabhu anche describing the subject of Sharanagati, surrender. citò questo verso a Sanatan Goswami nel Sanatan Shiksha. So then Mahaprabhu also quoted another verse spoken by Akrura, E poi parlò anche un altro verso che fu parlato da Akrura. and that's the verse we want to speak on now. Ed è il verso che Then qui we'll complete parlerò. our class today by a deliberation on this verse. E con la riflessione su questo verso completiamo la nostra classe di You oggi. can try to learn it, Potete cercare di impararlo, but most importantly we have to try to live it. però la cosa più importante è che dobbiamo cercare di viverlo. When Krishna was in Mathura, after killing Kamsa, then he was sent to Gurukul, very far away in Ujjain. Quando Krishna era a Mathura, dopo aver ucciso Kamsa, fu mandato molto lontano nella sua Gurukula a Ujjain. After coming back from the Gurukul, he learned 64 arts in 64 days. He came back to Mathura. E lui fu lì nella Gurukula e imparò 64 arti in 64 giorni e poi tornò a Mathura. And then he remembered he had made some promises that he had not yet fulfilled. E poi si ricordò di aver fatto delle promesse che ancora non era riuscito a esaudire. So taking Uddhav with him, Quindi prendendo Uddhava con sé, he went to the house of Kubja. andò a casa di Kubja. Because remember, on the day when Krishna was going through the streets of Mathura, when he arrived in Mathura, Kubja took his cloth and pulled him. He said, "Not now, we can meet later." Perché vi ricordate che quando Krishna era venuto a Mathura con Balaram c'era Kubja che l'ha incontrato e Krishna disse a Kubja: "Oh, non adesso, sono impegnato, tornerò da te più tardi." Krishna had asked Kubja, "Oh, you have some very fragrant sandalwood paste and fragrant oils for King Kamsa. Give them to me." And she saw how beautiful Krishna was. And, yes, of course. And she began to smear all the fragrant sandalwood paste and oils on the body of Krishna. Perché Krishna aveva chiesto
a Kubja tu hai una buonissima pasta di sandalo e altri oli profumati che sono per il re Kamsa, dalli a me invece darli a lui. E Kubja vide Krishna quanto era bello e subito disse sì, e iniziò a spargere sul corpo di Krishna la pasta di sandalo e gli oli profumati. So she was a hunchback, and Krishna was very pleased with her service, so he stepped on her toes and put 2 fingers under her chin and made her perfectly straight, and she became very beautiful. Il Kubja lei aveva la gobba e Krishna mise i suoi piedi sopra i piedi di Kubja e con 2 dita le tirò su il mento e le sistemò la postura. Adesso lei era perfetta, dritta ed era diventata molto bella. Then Krishna was leaving with his friends, but she caught him by the cloth and was pulling his dhoti. E And he allora said, Krishna se ne stava andando Later. via. Krishna stava andando via con i suoi amici e lei non voleva lasciarlo andare via, lo tirava per i vestiti e Krishna gli disse no, adesso ho da fare. but then he was very busy for some time, and then he was away in Gurukul, so when he came back, then he was thinking, and he went to the house of Kubja. Però poi fu molto impegnato e poi andò alla Gurukula, quindi quando è tornato stava pensando però devo mantenere le mie promesse, quindi andò da Kubja. And he went to the house of Akrura. E poi andò a casa di Akrura. Oh, have you been to the house of Kubja? Siete mai stati alla casa di Kubja? Why not? Perché no? Then you must come on Brajmanda Allora Parikrama. dovete venire nel Parikrama a Vrindavana. We visit all of these places. Noi visitiamo tutti questi luoghi. Have you been to the house of Akrura? Siete stati alla casa di Akrura? Yes. So Kubja's house and Akrura's house are quite close. They're almost neighbors, same street. La casa di Kubja e la casa di Akrura sono molto vicini, sono quasi vicini di casa. So when Krishna came to the house of Akrura, then Akrura was offering prayers to Sri Krishna, and this is one of those prayers. E quando Krishna arrivò a casa di Akrura, Akrura stava offrendo preghiere a Krishna e questa fu una delle preghiere. So you can chant after me. Dopo di me. Ka panditastwada param sharanam samiyat. Kapanditastata param sharanam samiyat. Bhakta priyadrita gira surida kritagyat. Bhakta priyagrita gira sunita kritagyat. Sarvam dadati surido bhajato vikaman. Sarvam dadati surido bhajato vikaman. Atmanamapya pachaya pachayona yasya. Atmanamapya pachaya pachayona yasya. Very Vedic. I prefer. Kapanditastwada param shanam samiyat. Bhakta priyadrita gira surida kritagyat. Sarvam dadati surido bhajatad vikamam. Atmanamapya pachita pachayona yasya. So, here, Akrura is saying, Ka panditas, what learned person, Tadaparam Sharanam Samiyat, would approach someone other than you for surrender? Quindi dice questo verso, quale persona istruita si avvicinerà a qualcun altro oltre te per chiedere rifugio? Tadaparam means someone other than Krishna. Per qualcun altro oltre che Krishna. So, Ka panditas Tadaparam Sharanam Samiyat. Who would approach anyone except for you, Krishna? Chi è che si avvicinerebbe mai a qualcuno eccetto a te, Krishna? Pandit means a learned person. Pandit significa una persona istruita. If a person has studied and analyzed everything very carefully, and they make their calculations, tick, 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 then it comes up. Who will we surrender to? Krishna. Yeah? Only no other name comes up from the calculations. Significa che se una persona è molto istruita e lui fa un'analisi molto accurata e studia tutto quanto e fa tutti i calcoli, a quel punto uscirà la risposta a chi è meglio arrendersi a Krishna. When the think tanks have analyzed all the data, then the advice is surrender to Krishna. When all the scientists collect all their information, Ok. and they do the research, and they then they make they decide a policy. That's called a think tank. Ok, quando tutti gli scienziati si riuniscono e fanno la riunione, fanno gli studi, mettono a confronto le tesi, tutto quanto esce fuori qual è
l'ha disposta, no? That means when all the great scholars have studied all the Vedas, then there's only one conclusion. Sì, quando tutti i più grandi studiosi studiano tutti i Veda, alla fine arrivano tutti a una sola conclusione. So who will surrender to someone else? Chi è che si arrenderà a qualcun altro? Because Bhakta Priyadrita Gira Surida Kritagya. Oh Krishna, Bhakta Priyad means you are very affectionate to your devotees. E perché Krishna? Perché tu sei molto affezionato ai tuoi devoti. How kind Krishna is to his devotees. Quanto è generoso Krishna con i suoi devoti. You know, from Mathura, one fruit seller from a low caste, she came to Vrindavan just trying to have the opportunity to see Krishna for a moment. Sapete che da Mathura una venditrice di frutta che era fuori casta, era molto povera, venne fino a Vrindavan soltanto perché desiderava vedere Krishna. She was calling, follow, follow, take fruit, take fruit. E lei chiamava fallo, fallo, ovvero prendi. So when the sellers walk through the streets singing this, then the children run out into the streets with some money from their parents. You know, like when there's ice cream. Ice cream van comes and he plays some music, so all the children run out. So the fruit sellers walk through the street singing, so that all the children will come with money from their parents to get some fruit. Sapete che c'è il carretto di gelati che passa con la musica e tutti i bambini corrono lì, e in antichità in India c'era il venditore di frutta che andava per l'estate e chiamava frutta, frutta, e i bambini correvano con i soldi dei genitori per comprare della frutta. And Krishna came outside. E Krishna uscì fuori. And Krishna, he did not have any money, he bought some rice grain in his hands. Però Krishna non aveva soldi, allora si presentò con dei grani di riso tra le mani. But he was just a little baby, so on the way he dropped them. Però era solo un piccolo bambino, quindi per strada li fece cadere, i cadero. And he came to the fruit seller and only one grain was stuck on his hand. E lui arrivò dal venditore di frutta e aveva soltanto un chicco di riso che si era appiccicato al palmo della mano e gli diede quello. When the fruit seller saw the beauty of Krishna, she went in a trance. She had never seen anything so beautiful in her life. E quando la venditrice di frutta vide la bellezza di Krishna, lei era completamente pietrificata in estasi, non aveva mai visto una persona così bella prima d'ora. Very beautiful lotus eyes, Con dei looking here occhi and di there. loto molto belli che guardano qui e lì, The reddish lips like bimba fruit. con le labbra rosse come i frutti bimba. And he was very, Ed era as a baby, he's very healthy, molto cicciotto, chubby. bambino. And naked, Ed era nudo. only wearing a string of pearls and some gold chain around his waist. Indossava soltanto una collana di perle e una cintura dorata attorno alla vita. So she was stunned, she could not move, she was just in a samadhi, trance on Krishna's beauty. Però lei nel vedere la bellezza di Krishna era così grande che si concentrò subito, entrò in samadhi e non riusciva più a essere consapevole di nulla. Krishna touched her, Paldo, give me fruit, give me fruit. E Krishna allora la toccò, ehi dammi il frutto, e lei uscì dal samadhi. She said, but you have nothing to give to me. E lei disse, però tu non hai nulla da darmi. Krishna said, I'll give you tomorrow. E Krishna le dice, te lo darò domani. Give me fruit today, I'll pay you tomorrow. Dammi la frutta oggi, ti pagherò domani. She said, no, I am a very low person. And you are the son of a king. Tomorrow you'll forget about me. E lei disse, no, io sono una persona molto povera, tu invece sei il figlio di un re, domani già ti sarai dimenticato di me. See, Krishna said, no, if someone gives something to me, I never forget. E Krishna dice, no, se qualcuno mi dà qualcosa io non lo dimentico mai. So then she said, all right, if you cannot give me anything, then just sit in my lap and call me mama, Allora le disse, and I'll give you some fruit. e dice, ok, se non puoi darmi nulla, allora siedi sulle mie ginocchia e chiamami mamma. See, Krishna, she is not my mama. Krishna pensò, lei non è mia mamma, Yashoda is my mom. lasciamoci la mia mamma. And what if anyone sees me sitting in the lap of this low caste person from another place? E cosa succede se qualcuno mi vede che siedo sulle ginocchia di questa persona fuori cassa che viene da lontano?
Then Krishna looked at the juicy ripe mangoes in her basket. Krishna guardò il bel mango maturo e succoso nel suo cestino. And so much saliva came on his tongue. E venne l'acquolina in bocca. Then he thought, well, let's check that no one's looking. Allora Krishna pensò, fammi vedere che nessuno guarda. And he jumped into her lap and said, "Oh, mama," and then jumped up again. Fall down, give me food. E allora Krishna saltò su queste ginocchia e disse, oh mamma, e poi di nuovo subito saltò via e disse, dammi il frutto, dammi il frutto. She was in ecstasy. E lei era veramente in estasi. She gave him as much as he could carry. E lei gli diede così tanti frutti finché lui non riusciva più a portarne altri. Then Krishna turned round and he was waddling away with all his fruits. Poi Krishna si rigirò su se stesso e camminava via con questi And as he was going, he just looked, gave a glance, and by his glance, only the fruit. No, I'll take your heart also. Poi mentre Krishna se ne stava andando si girò e le lanciò uno sguardo e con quello sguardo lui si prese anche il suo cuore, perché Krishna pensò che me ne vado prendendo solo i tuoi frutti, no, prenderò anche il tuo cuore. Allora si girò e le lanciò uno sguardo. Then Sri Krishna disappeared into the house. E allora poi Krishna scomparve dentro la casa. So then she took her empty basket and put it on her head, and she was returning back to Mathura. Allora lei prese questo cestino vuoto, se lo rimise sulla testa e stava per tornare a Mathura. On the way, as she came on the bank of Jamuna, she thought, "Oh, my basket is so heavy. Why is it so heavy?" E mentre stava tornando si fermò al fiume perché pensava, ma questo cesto è così pesante, perché è pesante? Dovrebbe essere vuoto. Then she took it down and looked and saw it was full of gold and jewels and rubies and diamonds, priceless. E allora lei lo poggiò a terra e vide che era pieno di rubini, zaffiri, gioielli, oro. And her heart was broken. Gioielli dal valore inestimabile e il suo cuore era spezzato. Ah, alas, alas, why did I ask for anything? E lei disse, aiuto, perché ho chiesto qualcosa? When love is there, then you don't ask for anything. Perché quando c'è l'amore tu non chiedi per nulla. So then she took the basket and turned it upside down and threw all the jewels in the Jamuna. Allora lei girò il cestino e lanciò tutti i gioielli nel fiume. Then she threw the basket away. Poi lanciò via il cestino. And she went back into the forest of Gokul Mahavan just singing, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, Hey Radha, Hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. She was never seen again. E lei buttò il cesto e tornò indietro nella foresta di Gokul Mahavan cantando il kirtan e non fu mai rivista più dopo quel giorno. The people who knew her before in Mathura, oh, do you remember that fruit? Have you seen her? I haven't seen her for a long time. E Have you seen her? No, I haven't seen her. le persone che la conoscevano a Mathura ogni tanto dicevano, ma ti ricordi quella venditrice di frutta? Sì, l'hai più rivista? No, non l'ho più rivista da nessuna parte. It may be that one day she passed away. Può essere che un giorno se n'è andata, ha lasciato il corpo. After living like a mad woman in madness of Krishna Prem, she passed away, and some Brajbasi was wandering and found the body and then set it on fire. Può essere Did the che cremation. lei ha vissuto come una persona folle per amore per Dio, dovuto a un amore troppo intenso finché poi non ha lasciato il corpo e qualche abitante di Vrindavana l'ha trovato nella foresta e lo hanno cremato. And that was the end of all the creming. E questa era la fine della venditrice di frutta. But not the end. Però non era la fine in It realtà. just means that when she became old, one day she heard Krishna say, "Oh, Mama, come on." Si And pensa Krishna called her and took her to Goloka Vrindavan. che quando era anziana e sentì Krishna chiamarla, ehi mamma, vieni, vieni, e la portò nel mondo spirituale con sé. She's there now and feeding fruits to baby Krishna. Lei è lì adesso e dà da mangiare della frutta al piccolo Krishna. So to whom will we surrender? Quindi
Who is more merciful than Sri Krishna? a chi ci arrenderemo? Chi è più misericordioso di Shri Krishna? So, a Guru is saying, Bhakta Priyat, Krishna is very, very affectionate to his devotees. Krura dice, Bhakta Priyat, Krishna è molto molto affezionato ai suoi devoti. Rita Gira, he always speaks the truth. E Krishna lui dice sempre la verità. Tasman matcharanam gostam mannatam matparigraham gopaye swatma yogena soyam te ahita. See, Krishna has said, because those who have surrendered to me, they are my family members. Krishna dice, siccome coloro che si sono arresi a me sono come membri della mia stessa famiglia. When Indra sent the rain to destroy Braja, Krishna said, oh, these bridge basses, they have taken shelter of me. They are my family members, I must protect them. Quando Indra mandò la pioggia, il diluvio a Vrindavana, Krishna pensò, tutti gli abitanti di Vrindavana, loro tutti mi amano, si sono arresi a me, quindi sono come la mia famiglia, io devo proteggerli. Oh, the deeper meaning is that actually I have taken shelter of them. Ma il significato profondo in realtà è che non sono loro che hanno preso rifugio in me, ma sono io che ho preso rifugio in Mannata, me. they are my nath, they are my pran. Krishna dice, i miei devoti sono il mio prana, non posso vivere senza Soyam di loro. te brata aita, so it is my brat, I must protect my devotees. Quindi Krishna disse, questo è il mio voto, io devo proteggere i miei devoti. Sakrideva prapanna yas tavasmiti cha yachaye abhyam sarvada tastai etad bratam dadamyaham. Lord Ramachandra also said, if someone says only one time in their life, oh my Lord, I am yours. Then I take a brat, I take a vow to always make them fearful and always fearless. They will never be in any danger. They will be completely fearless in all circumstances. I will always protect them. E Krishna dice, io faccio un voto che se una persona soltanto una volta nella vita dice dal cuore, oh Krishna, io appartengo a te, io sono tuo, e si offre a me, allora io prendo il voto che io per sempre proteggerò quella persona da ogni pericolo. Ananyas chintayanto mam ye jana paryapasate tesham nityabhiyuktanam yogaksema bahamyaham. Krishna said, for those who always remembering me and serving me with love, then whatever they need, I personally carry it. I preserve what they have and I carry what they lack myself. E Krishna dice nella Bhagavad Gita che se una persona pensa sempre a me con amore e mi serve sempre, questa persona io tutto quello di cui ha bisogno glielo porto e mantengo quello che ha e lo faccio personalmente. Krishna is Vritagira. Every word that he says is true and what vows he makes, he will keep them. Krishna ogni parola che dice è vera e i voti che fa li manterrà, le promesse che fa. Sarva dharman parityaja mamekam shanam braja aham tvam sarva papabhyo mat shaikshami masucha. Krishna said, surrender to me. Don't worry about anything. I'll protect you from all sinful reactions. Krishna dice, arrenditi a me, non preoccuparti di nulla, io ti proteggerò dalle reazioni peccaminose. Bhakta priyadrita gira surida kritagya. Krishna is surid. Surida means his heart is filled with the spirit of well wishes for his devotee. Krishna è Surita, significa che il suo cuore è pieno di sentimenti di augurio per i suoi devoti. If someone surrenders to Krishna, Krishna is only thinking, how can I arrange the very best thing for this person? Se una persona si arrende a Krishna, Krishna non fa altro che pensare come posso organizzare il meglio per questa persona. If God himself is thinking how to arrange the best thing for you possibly, then what problem will you have? Se Dio stesso in persona pensa a come organizzare per te la cosa migliore in assoluto possibile, allora che tipo di problema potresti mai avere? Kritagyat. Here Kritagya means that Krishna's quality. Not only is he Bhakta Priya, affectionate to his devotee, Ritagira, always keeping his vow to protect his devotee, Surida, thinking about the benefit of his devotee, but also Kritagya, whatever a devotee does for him, Krishna is very grateful for that. Quindi Krishna lui non solo
fa il voto di proteggere i suoi devoti, non solo dà loro tutto quello di cui hanno bisogno, ma lui anche è estremamente grato per ogni piccola, minima cosa che i suoi devoti fanno per lui. If someone does something to help us, then at that time we may think, oh, I'm so grateful, thank you very much. But 1 week later, 1 month later, 1 year later, 5 years later, we forget about it. Se una persona fa qualcosa per noi in quel momento siamo molto grati, però dopo un mese, un anno, 5 anni, 10 anni, ci dimentichiamo completamente. For a material person, their gratefulness always slowly diminishes. But Krishna is such a person, if you do something for him, then in time his gratefulness is increasing. The completely opposite. Sapete che se voi fate qualcosa per una persona in questo mondo e lui all'inizio è molto grato, invece più avanti quella cosa sfuma di importanza perché è passato molto tempo. Invece Krishna è tutto il contrario, tu quando fai una minima cosa per lui, lui ogni giorno che passa è più grato con te per quella cosa che hai fatto. No? When Dusashan was trying to disrobe Draupadi, she called, "Hey Govinda." Quando stavano cercando di rimuovere il vestito da Draupadi, Draupadi chiamò Hey Govinda. Even today Krishna is thinking, oh, Draupadi called my name, Hey Govinda. I am so grateful to her. And my gratitude is increasing every day. Persino oggi Krishna pensa, oh quel giorno Draupadi ha chiamato il mio nome Govinda, sono così grato a lei e la sua gratitudine aumenta ogni giorno che passa. Understand? Hai capito? Who should you surrender to? A chi devi arrenderti? Is there any other option? Ci sono altre opzioni? Is there any second place? C'è un secondo Third luogo, place? un terzo luogo? Only one candidate, Krishna. Solo un candidato per il nostro cuore. Kritagya, Krishna is so grateful. Sarvanda dati surido bhajato bikaman. What does he give if someone serves him? Just a small service. What does Krishna give? Sarvam dadati. He gives everything. Krishna è talmente grato che Krishna cosa ti dà in cambio di una cosa piccolissima, la cosa più piccola che puoi fare per lui? Krishna in cambio Sarvanda ti dà tutto quanto quello che ha. Here the Surida comes twice in this verse. The first Surid in the second line, that's Krishna. His heart is full of well wishes. I only want the best for you. And in the third line, Surid means the devotee. Devotee is thinking, I only want the best for Krishna. Surida, questa parola qui si ripete 2 volte, nel secondo verso significa che Krishna nel suo cuore pensa soltanto come posso ripagare il mio devoto, come posso creare la situazione migliore per lui, e invece nella terza riga Surido significa che il devoto a sua volta pensa sempre come posso dare piacere a Krishna, come posso servire Krishna, non pensa a nient'altro. And that feeling of wanting what is best for Krishna is a special ruchi, a special taste. Quel sentimento di desiderare il meglio per Krishna ha un gusto speciale, un ruchi speciale. Bhagavad Prapt Abhilas, Anukul Abhilas, and Sohard Abhilas. This is, Sohard Abhilas means this, that in the heart there is a taste in that feeling. Oh Krishna, I want what's best for you. Sohard Abhilas significa che nel cuore c'è questo gusto, questo sentimento che, oh Krishna, io voglio il meglio per te. When that feeling causes the heart to melt, that's called bhav. E quando Ruchi bischitamasanya kridaso bhav uchate. E quando questo sentimento di volere il meglio per Krishna causa al cuore di sciogliersi completamente, questo si chiama bhav. But it will only come by kripa. Però questo bhav, questa estasi di amore per Krishna verrà soltanto So, grazie a Kripa. sarvam dadati surido bhajato bikama. Krishna is so grateful, he gives everything to his devotee, bhajato bikama, and for reciprocating with the devotee, he fulfills all that devotee's desires. Krishna è così generoso e così grato che lui dà ogni cosa al suo devoto e per reciprocare con quel devoto soddisfa tutti i desideri che quel devoto ancora sono rimasti nel cuore. And if the devotee has no desires, he will fulfill even desires that the devotee doesn't have. Se quel devoto non ha dei desideri, Krishna soddisferà persino dei desideri che quel devoto non ha. So, sarvam dadati surido bhajato bikama. When it said that he gives everything, then to what extent does that go? What does it really mean, everything? E quando Krishna dà tutto quanto, a quale estensione si
si riferisce questo tutto? Atmanamapi. That includes everything up to and including himself. Krishna even gives himself to his devotees. Atmanamapi significa che Krishna dà ogni cosa al suo devoto, incluso se stesso. Understand? Devotees realize Krishna. Nam, Rup, Gun, Parakar, Lila. So Nam, that is Krishna now. Realizing Krishna's name everywhere. Then Rup, realizing Krishna's beautiful form. After that, Krishna's gun. This verse is the dhyan, the meditation on Krishna's gun, his qualities. Quindi sapete che un devoto prima realizza il nome di Krishna ovunque, poi il devoto realizza la bellissima forma trascendentale di Krishna e poi realizza Gun, le sue qualità, le qualità. Actually, the qualities described in this verse, they are not the qualities of the Sattva Gun. Oh, Krishna is really nice, like a person in Sattva Gun. These are all aprakrita, supernatural, transcendental qualities. If a devotee, after realizing his form, will then chant this verse, then there will be this purity of the transcendental qualities of Krishna. E questo è il verso per la meditazione sulle qualità trascendentali di Krishna, e questo verso quindi non parla di qualità materiali della virtù del Sattvaguna, quindi persone che fanno una pratica e con questa pratica ottengono delle qualità di generosità eccetera. No, queste sono qualità eterne, spirituali di Krishna, e quindi se una persona ha realizzato la forma di Krishna e medita su questo verso inizierà ad avere delle spurti, delle visioni delle qualità spirituali eterne di Krishna. Atmanam apyupachaya pachayo nayasya. You give yourself, api even. Although upachaya apachayo, you do not increase or you do not diminish. Tu doni completamente te stesso, Krishna, ma nonostante tu hai donato completamente te stesso, non sei diminuito in nessun modo. Now, what does that mean? Cosa significa? If someone does the yagyas for the demigods become increased in their power. Che se qualcuno fa i rituali per gli dei aumentano il loro potere. If someone makes oblations to them. Se qualcuno fa delle offerte. And if the demigods give benedictions to others, then they decrease in their power. E se invece gli dei danno benedizioni agli altri, loro diminuiscono i propri poteri. If someone gives you a gift, now your good karma went down. Se qualcuno ti Because fa un receiving regalo, that was your good karma from before, now you see it now. You accept things from others, now you're burning through your good karma. se tu accetti i regali degli altri, tu stai So your bruciando position in this world is diminishing. il tuo buon karma, perché se tu ricevi un regalo da una persona, era il tuo buon karma di ricevere quel regalo, quindi il tuo karma è diminuito, quindi in questo modo la tua posizione, il tuo potere Even though it diminuisce. seems like your wealth is increasing. Nonostante sembra che la tua ricchezza sta aumentando, però in realtà hai bruciato il tuo buon karma. And when you give gift to someone, now your wealth is decreasing. E quando invece fai un regalo a qualcuno, adesso la tua ricchezza diminuisce. But your piety is increased. In your next life, someone will give you a gift. Però il tuo buon karma è aumentato, nella prossima vita qualcuno ti farà un regalo. So in this world, in all exchanges, we see that the persons are increasing and decreasing. Quindi vediamo che in questo mondo, in qualsiasi scambio c'è, le persone crescono e diminuiscono. But Akrura is saying here, Atmanam apya pachita pachayo nayasya. But Krishna, you don't decrease and you don't increase. Però Akrura dice in questo verso, Krishna, tu invece non aumenti e non diminuisci. Just like thousands of rivers are flowing into the ocean, but the ocean stays within its borders. So in the same way, though Krishna receives unlimited offerings from his devotees, it does not change. Così come migliaia di fiumi sgorgano all'interno dell'oceano, ma l'oceano It's non not cambia i increased by propri that. confini. Quindi allo stesso modo Krishna può dare quanto vuole, può anche dare se stesso, ma non è diminuito in nessun And modo. even though Sri Krishna gives benedictions to his devotees, Nonostante Krishna dà benedizioni a tutti i suoi devoti, he gave Sudama Brahmin, what? Huge palace, lui and so many servants and maidservants and so much wealth. But Krishna was not diminished by giving this because he is the Avyai, inexhaustible. All his Shaktis are inexhaustible. Krishna fece così tanti regali al Brahmino Sudama, gli diede un grande palazzo,
delle mogli, tutto quanto, però la ricchezza di Krishna non fu in nessun modo diminuita da questo, perché Krishna lui è una fonte inesauribile. So one may say, oh yes, Krishna, your opulence is inexhaustible, you can give unlimited to others without diminishing, but Atmanam, you give yourself. If you give yourself to someone, then what will be left to give to anyone else? E qualcuno potrebbe dire, ok Krishna, capisco che la tua opulenza è infinita, tutto quello che possiedi puoi donare, però se tu doni te stesso, allora poi cosa rimane che puoi donare agli altri? So Atmanam apya pachaya pachayo nayasya, Sri Krishna can even give himself again and again to everyone simultaneously, and he is not diminished in any way. Krishna può persino donare se stesso di nuovo e di nuovo a tutti quanti simultaneamente, ma lui non diminuisce in nessun modo. When Sri Krishna, he's playing in the forest, but all the cowherd boys think he's playing with me. Quando Krishna gioca nella foresta, tutti i pastorelli pensano lui sta giocando con me. At the same time, he's in his deity form in all the temples all over the world. E lui He's giving himself. nella sua forma di divinità risiede in tutti i templi del mondo allo stesso tempo, quindi ha dato se stesso in quella forma. And wherever in the world there's a pure devotee chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. See, Krishna is coming and giving himself to that devotee and serving that devotee. E ovunque un puro devoto canta il santo nome di Krishna, Krishna viene e serve quel devoto e offre se stesso a quel devoto. You don't have to make an appointment. Non devi prendere appuntamento. You don't have to stand in a queue. Non devi fare la fila. I'm not going to chant now because Gurudev is chanting. So Krishna will be there. I'll wait when Gurudev stops chanting, I'll chant, then Krishna can come to me. Non è che adesso sta cantando il mio Gurudeva, quindi io aspetto, quando il mio Gurudeva ha finito adesso inizio a cantare perché prima Krishna era con lui, quindi non può venire da me, quando il mio Gurudeva finisce inizio io così viene da me, no? There's a Krishna to go, enough Krishna to go around. C'è abbastanza Krishna per... So in this way, Akrura is glorifying the beautiful qualities of Sri In Krishna questo modo Akrura glorifica le bellissime qualità di Shri Krishna. and giving the conclusion. What learned person will surrender to anyone else? E dà la sua conclusione, quale persona istruita si arrenderebbe a chiunque altro? It's a very polite way of saying, if you don't surrender to Krishna, you are as dumb as a rock. Polite, very polite. È un modo molto educato per dire se tu non ti arrendi a Krishna sei stupido come una pietra. If you don't surrender to Krishna, you must be completely insane. Se tu non ti arrendi a Krishna devi essere completamente pazzo. If you don't surrender to Krishna, you are knowingly taking poison and killing yourself. Se non ti arrendi a Krishna tu stai deliberatamente assumendo del veleno e uccidendo. But our Goswamis are very light, so that is in the Dwani. That's a ka pandita. What learned person would not say that? Però i nostri Goswami sono molto educati, quindi questo è solo nelle implicazioni, invece le parole direttamente dicono solo quale persona istruita non si arrenderebbe. So Mahaprabhu, he was supposed to be explaining grammar, but instead he was telling this. Quindi Chaitanya Mahaprabhu doveva insegnare la grammatica ai suoi studenti e invece gli insegnava questo. Sachinandan Gohari ki jai, Hare Vrindavan Bihari Lal ki jai, Jai Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gopal! Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,